Non vi preoccupate perché non ci perdete assolutamente, state tranquilli perché stasera lo so che abbiamo cominciato la live leggermente dopo, io addirittura sto aprendo adesso anche il gestore di Twitch perché come al solito facciamo le corse, siamo a casini, poi vi racconto, non vi preoccupate. Vabbè, già che siamo Ma, qui, ma... è vero, già che siamo qui è tanto. La mia settimana, la mia settimana è cominciata con una sveglia alle 4:30 più o meno, 4:20, per andare a Roma a ritirare una macchina mm, che ovviamente non ho scritto e non ho detto da nessuna parte. Anzi, Peppe, io dopo ti manderò una foto ok, perché stasera la ludopatia la facciamo sulla macchina che ho ritirato. va benissimo, va Che benissimo. tanto non abbiamo annunciato, non ho fatto vedere, non ho spoilerato a nessuno, ma anzi ho la foto. Le ho fatto la foto in modo tale che poi la possiamo far vedere una volta che avrete indovinato oppure no. Però, Peppe, innanzitutto buonasera. Buonasera, buonasera. Sono acceleratissimo stasera, voi non avete idea. Che sto facendo veramente tipo 47 miliardi di cose insieme. Ma nel frattempo ho visto un po' di messaggi, no Peppe? Mi avevi anche già spoilerato qualcosa. C'è Sì, sì. Madalindriga che dice: Sera ragazzi, come butta? C'è Peppe, tutto bene a te? Che tra poco si comincia. C'è Flavio che ci saluta, dice ciao. E poi la bomba. La bomba, Peppe, Eh, è stata lanciata. Ma non sono un po' troppo bianco secondo voi? forse sì. Un po' troppo bianco, un po' troppo illuminato. Ce l'hai Mm, la fill light? Perché c'hai molto contrasto. no, Ecco, no, non ho avuto il tempo di sei metterla. molto drammatico. Semplice. Vabbè, la contrastiamo tanto, va bene, dai. Va benissimo così. Allora, la bomba che lancia Madalindriga, Alfa non farà più motori a benzina. E ragazzi, purtroppo sì, anche Alfa si è dovuta piegare a questa cosa. Eppure, allora, è molto strana come situazione. Considerate che sono state diffuse, tra l'altro, anche alcune foto spia di Stelvio, cioè, si è cominciato a vedere pure qualcosina. Adesso Stelvio e Giulia avranno delle motorizzazioni completamente elettriche, ok? Avranno delle full electric e saranno basate, tra l'altro, sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis. Voi dovete immaginare una cosa, no? Che Stellantis attualmente ha la STLA Small, ha la ECMP, che di fatto è una piattaforma media, ancora non è stata sostituita. Poi ha la STLA Medium, quella sulla quale in questo momento ci sono la 3008, la 5008, la Grandland e così via. E poi avrà la Large. Sulla Large verranno fatte ehm, Stelvio, Giulia, la, la Wagoneer, per esempio. Insomma, un po' di macchinine verranno Tipo fatte. CX5, No, più grande, 408. più grande. No, era per dire. Ah, chiedo venia. Eh? Bello, Maddalena che dice metti il fondotinta. Però aspetta, questa cosa... Devo abbassare un attimo gli ISO alla telecamera, aspetta. Lo facciamo Oh, live. comunque questa notizia è molto, molto, molto triste. Però da un punto di vista, diciamo, aziendale è troppo Oddio, conveniente. forse un po' troppo. Forse sì. Però si vede benissimo la scritta. Vabbè, è più importante lei. Però allora, vi voglio far notare in che condizioni sto. Ora, questo qui che vedete è il monitor del portatile, ok? Che normalmente non vedete perché non uso. Se vedete dietro questa simpatica luce blu che lo illumina, è il monitor che ha alle sue spalle, che in questo momento mi sta proiettando l'immagine di un altro computer che stavo settando, perché io ho fatto tardi in quanto mi sono fatto assemblare un PC, un tower, finalmente, e non vado più con il portatile, ma
lo stavo attivando proprio adesso e quindi potete ben immaginare come sia complicato attivare un PC nuovo con il download dei vari software, il download dei driver, bla 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 bla, insomma tutte le varie cose, tutte le prove soprattutto. Comunque è fighissimo, poi Peppe ti devo far vedere la foto. Sì. Allora, dice Flavio, le piattaforme cino-francesi, che peccato per la Giorgio. Guarda, Flavio, hai toccato un nervo scopertissimo con questa cosa. Ti posso garantire che io sono depresso per la piattaforma Giorgio perché avevano fatto veramente un gran lavoro, ma un lavoro eccezionale. Una piattaforma con una capacità di comunicazione, la possibilità di installare veramente, cioè no di installare, no, di comunque di adottare schemi sospensivi imponenti. Bellissima. E infatti Giulia e Stelvio sono 2 capolavori dal punto di vista della dinamica. Boom, morta. Che poi non è vero, calma, non è del tutto morta perché Maserati Gran Turismo la usa. Quindi non è esattamente morta, morta, morta. Però Maserati sta molto in crisi. Sì, sì. Eh, Aspettate, fatemi scegliere. Purtroppo, diciamo, tutto quel ramo italiano, tipo sia Alfa Romeo che Maserati stanno molto in crisi, cioè diciamo, quel segmento più premium italiano, diciamo che non è Ferrari, sta molto in Eh, crisi, quindi alla fine le aziende devono fatturare, soprattutto in questo periodo, devono trovare il modo di fatturare. Però Peppe, sai cosa? Io ne parlavo con i colleghi, no? Mm, Ne parlavo con i colleghi perché settimana scorsa sono stato su a Fiesole, vicino Firenze, per la presentazione della mm, Avenger 4xe, che in inglese è 4xe, e abbiamo visto, che non lo so se lo posso dire, abbiamo visto anche un nuovo modello, mm, il quale non si può pensa, l'abbiamo visto settimana scorsa, non si può parlare, non si può dire niente fino al 6 maggio. Sì, top. quindi effettivamente non so se Però posso dire di sai avere. un ragionamento? Ti faccio una domanda, cioè no, ti faccio una domanda che è nata proprio da un ragionamento con Flavio, Ah, dici, narra. no? Che magari tu ci puoi dare anche una risposta più interessante. Anzi, Flavio, se per caso non faccio bene la domanda, dimmelo tu, perché ne stavamo dicendo. Allora, Flavio sostanzialmente, discutendo, mi diceva che non fanno più prima facevano delle utilitarie con un po' più di carattere. Tipo facevano, per esempio, c'erano alcune versioni RS di alcune Ok, utilitarie, diciamo per quei con la giovani che volevano PSP. qualcosina in più, no? Ok, ok. E io, per esempio, gli ho dato una giustificazione, la stessa che almeno che mo sto dando anche per Alfa Romeo, no? Tu, per esempio, cosa Mhm. pensi perché non si facciano più queste auto? A parte che un pochino le potenze anche delle utilitarie sono un po' aumentate, perché si trovano utilitarie di 100 cavalli, tipo, no? Sì. Ma è il fatto che magari semplicemente non hanno tantissimo mercato. Ma no, è esattamente questo. Cioè, è perfettamente la risposta alla domanda del perché non si facciano più quelle classiche hot hatch, no? Prima. Allora, mi pare che qualche volta ne abbiamo parlato nelle live. La problematica è proprio questa, che il piacere anche della guida è Mhm, cambiato completamente. Prima c'era tantissimo interesse in più, c'era tantissima attenzione nei confronti in generale della guida, ok? mm. Proprio come pratica. Adesso nel corso degli ultimi anni c'è da dire che la cosa è cambiata tanto. Basti vedere che i ragazzi a 18 anni non fanno più la gara per prendersi la patente. Cioè, io mi ricordo a 18 anni è un giorno dovevo avere la patente, fermo restando che io già sapevo guidare, però la patente era una cosa, era una tappa della vita, ma quasi fondamentale, imprescindibile. Non esiste, non esisteva che non si prendesse la patente, eppure adesso in tanti quasi stanno rinunciando, vuoi perché ci sono tante possibilità di mobilità alternativa, Forse... vedasi i mm. monopattini, vedasi le biciclette, dei mezzi che magari funzionano bene e così via. Guarda, a me sembra tanto in città che ci sia questo fatto, perché parlando con persone, diciamo, persone magari del paese sono più forzate magari a dover prendere la macchina. Perché ne hanno necessità. Eh sì, invece in città vedo che comunque ci sta molto questa cosa, no, ma
tipo la patente, sì, con calma, tanto non è che Esatto, la posso usare tantissimo, perché magari esatto, sono perché abituati magari già anche da adolescenti a spostarsi, per esempio, tipo in metropolitana, e quindi, diciamo, hanno quel modo di muoversi. perfettamente così. Mm, Cioè la realtà dei fatti è proprio questa, perché tu alla fine abiti in delle città che sono sempre più congestionate. mhm. Aspetta, perché stavo contando così sotto alla scrivania, ma sono sempre più congestionate. C'è sempre meno possibilità di parcheggio. Quando trovi il parcheggio magari ti costa anche caro, Mm. perché le strisce blu stanno costando care, i garage costano tantissimo. Cioè, allora, a pro di che? L'utilizzo dell'auto è diventato, a patto che tutto il resto della movimentazione funzioni, via terra, su rotaia, eccetera, eccetera, a patto che tutto il resto funzioni, Mm. paradossalmente l'auto è diventata quasi un di più, o per delle necessità specifiche, ma che possano sopraggiungere nel corso del tempo. Se tu ci pensi, il diciottenne, ma anche il ventenne, ventiduenne, a meno di esigenze particolari, Eh non sì, è che deve fare tutte queste cose che gli richiedono la macchina perché va al lavoro di qua, va al lavoro di là, improvvisamente vuole uscire e se ne va boh, in un'altra città, cioè, capito? E poi volente o nolente trova sempre l'amico che ha la macchina. che poi Quindi, sai pure per esempio il problema nella città qual è? Allora, l'ultima volta che sono stato a Napoli, una delle ultime volte che sono stato a Napoli, ho parcheggiato la mia grandissima Jaguar X-Type in un posto che c'è entrata giusta giusta e un po' sai che mm, devi scendere piano piano cercando di non aprire troppo perché eh, sennò sbatti la portiera, no? Così. E giustamente diceva, sti posti li fanno sempre più piccoli, invece no, i posti sono sempre gli stessi, le macchine che stanno diventando sempre più grandi, facevano vedere la differenza già banalmente di una 500, no? Una 500 sì. di mo' e una 500 prima che era una scatoletta, era una cosa piccolissima. E le persone ci facevano le traversate appenniniche, no? Le dorsali italiane, tipo Napoli-Milano, con queste scatolette che stavi gomito a gomito con quattro persone, con i pacchi sopra, le valigie legate, sai, con gli elastici. Ma tu metti per esempio, c'erano pure alcune della 500L, tipo che non è che cambiava, cioè che erano 3 centimetri più grandi delle altre, Sì, delle standard. sì, sì, che Cioè, una cosa, meraviglia. prendilo con una 500L di adesso. Ma allora, è proprio un altro modo di concepire l'auto. Vuoi che Assolutamente. secondo me sono anche un po' gli automobilisti. Adesso gli utenti sono diventati molto più, diciamo, pretendono veramente tanto di più. Mhm. Si sono disabituati a stare seduti bassi, al netto ovviamente di tutte le necessità tecniche, quali zone a deformazione programmata, Sì. quali alloggiamenti pure di sistemi di sicurezza e così via. Quindi, al netto di questo, le persone si sono completamente disabituate. Se tu li metti in una macchinetta piccola, ma come possa essere una macchinetta 50, una Citroen Ami, una Xev Yo-Yo, ok? La gente va in panico. Ma, Ma ma infatti ti è posso dire una piccola. cosa, io sono curioso se la Citroen AMI fa gli stessi crash test di un'automobile, perché quello è un quadriciclo. Esatto, no, non li fa. Quindi immagino tipo in caso di impatto cosa succede a quella scatoletta. Allora, un minimo di cose le deve fare. Sicuro, vabbè, quello Non le fa sicuro. anche perché ricorda che comunque di per sé fai 45 all'ora. Mm. Quindi, noi abbiamo un validissimo esempio di un Leclerc che nella curva di Monte Carlo con la Mi, No, non fu non ricordi? Leclerc lì tamponò col puro sangue. No, no, era uno sfottò, lo so che Ah, ok. non era Leclerc alla guida, ma era stato chiamato tipo il Leclerc dei Ah, è poveri, una Leclerc, cosa del ok. sai, tipo il Leclerc dei poveri, Eh, e questo tizio con la Mi che si cappottò. ce lo stava dicendo proprio... La proprio... discesa a Monte Carlo, eccolo! No, ma sai in quel caso, sai cosa mi preoccupa? Non tanto perché magari quello è dimensionato per dire ok, tu devi andare a 45 all'ora, no? Mh, Il problema mh. sono le altre macchine. Altri. Metti Eh, che
una macchina 70 km/h, un SUV, sicuramente ci avrà un po' di controllo, però la cosa che mi preoccupa era che le macchinine 50 erano state quelle là termiche, no? Cioè quelle là, Mm. le Axam, tipo queste qua. Eh sì, le AIXAM, queste qua, Eh. sì. Praticamente facevano vedere come erano veramente poco sicure, cioè in caso di impatto, tipo comunque non avevano staffe per il motore poteva invadere l'abitacolo, fecero un'inchiesta su tante cose, quindi probabilmente quelli sicuramente devono sottostare a una normativa che magari non era così rigida come invece lo è quelle delle automobili, quelle dei quadricicli. Sì, sicuramente ci sono delle deroghe. Eh, per questo Però sì. c'è da dire una Mm, cosa, uno dei vantaggi di una macchina come la Citroën Ami, in mm, termini banalmente strutturali, ma questo perché è una macchina progettata da un'azienda che già fa auto, cioè nel sì. senso, è per esempio le barre anti-intrusione laterali, Mm, perché la Mi nelle porte c'ha le barre anti-intrusione, cosa che per esempio le altre auto 50, altre microcar, chiamiamole così, non hanno. beh, ma infatti sicuramente Citroen oppure la Fiat con la Topolino, che vabbè sono la stessa cosa praticamente, cioè nel senso, sicuramente avranno gli standard diversi perché tu ci metti la faccia, perché poi se ti vengono a dire, ah guarda, questa cosa si è accartocciata, ci fai brutta figura come azienda, no? Come azienda Eh che sì, fa auto. Però sicuramente le regole non sono così, così stringenti come le auto, quindi boh, chissà. Cioè, nel senso, è una cosa che mi sono sempre domandato. E non ne parlano mai di sicurezza della Citroen Ami. Anche perché si potrebbero fare da sponsor dicendo, guarda, sicura come un'auto. Capito? Un genitore dice, wow, ma questa è sicura questa cosa. Invece è una cosa che non pubblicizza. Boh, non lo so. secondo me dipende anche da dove venga pubblicizzato, perché qualcosina è stato detto. Adesso Mm, magari non più, semplicemente perché è passato un po' di tempo. mm, Però inizialmente qualcosina era stato detto. Poi, sai cosa? Al netto della comunicazione, che possano essere i video, le recensioni, le mm, info tecniche, tanto sta a quel punto poi anche al dealer, al concessionario che deve mm, evidenziare delle cose, vuoi perché deve vendere, vuoi perché deve tirare acqua al suo mulino, quello che sia, deve evidenziare determinate cose. mm. Quindi io demanderei tutto sommato anche al venditore. Sì. Comunque, allora, vedevo sempre un po' di commenti. Innanzitutto saluto Emilia F che dice buonasera a tutti. Ciao Emilia, buonasera, ben trovata. Poi, aspettate, se vi dico, io adesso mi metto proprio il telefono così, in modo tale che ce l'ho bello diretto. Ah, e infatti, vedi, vuoi metterle a mio Topolino con una Clio RS, a che ti serve la macchina? Ma vabbè, diciamo che il paragone non lo so se regga, in effetti. Anche perché, cioè, Clio RS è comunque una macchina che tu prendi a 18 anni, a me tu la puoi prendere a 14. Anche questo poi giustamente ha il suo perché. Poi c'è Akira BMW che ci saluta, dice buonasera a tutti. Vedi, appena abbiamo cominciato a parlare di macchine 50, così via, entra anche Akira BMW. E tante care cose al predestinato. Questa mi è una stoccata. Allora, ne parleremo, visto che noi settimana scorsa non ci siamo visti. Ovviamente non abbiamo avuto modo di trattare quello che è successo il weekend, non questo, il precedente. Ma ci tratteremo qualcosina. Voi, se avete qualche stoccata in serbo, tipo quella di Akira e BMW, siamo free. Nel senso, fatecela sapere che siamo curiosi di sapere anche il vostro pensiero come al solito. Poi, Giuseppe, chiediglielo a quello che fece la discesa a Monte Carlo. Bravo Claudio, l'hai detto mentre lo stavo scrivendo. Sì, sì, diciamo il genio. Ma quello è stato storico. Peppe, non te lo ricordi sto video? Wow, sì, come non me lo ricordo che si cappotta mentre cerca di fare la curva di Monte Esatto. Carlo. Un pirla. Ma, Oh, ma come si allora, fa? visto che però abbiamo iniziato questa live col piede sbagliato, cominciando a parlare di 850, hai visto invece quello là con la macchina da rally che se la fa mentre stiamo facendo forse il rally di Monte Carlo, qualche tappa, così se la fece tutta di traverso? No, Stiamo facendo un trasferimento tipo e siamo passati di là, da quella curva e se la fece tipo tutta di traverso. no, bellissimo. Allora, Che questo king. sicuro, se c'è ancora Flavio collegato mi può aiutare lui, sicuro l'ha visto. Cioè, sicuro mi sa Che dire bene qualche meraviglia. informazione in più.
Oppure se anche gli No, altri spettatori magari si ricordano esatto, o bene. se avete un link, qualcosa, dai, che meraviglia. Poi, voi pensate che l'IGE dalla Formula 1 è arrivata a fare le 50 macchine serie? Non so se le fanno ancora. Ma tra l'altro la l'IGE, se non sbaglio, fa le Endurance, forse fa l'Ale Mans, perché ricordo che addirittura forse un LMP1 della LIGE. Non lo Mm. so, perché ricordo che associavo il brand LG non solo alle auto 50, ma anche alle LMP1, ehm, come la Glickenhaus, no? La scuderia Glickenhaus. Però, ma comunque, Peppe, io sto leggendo i soprannomi per Leclerc. Eh, Il predestinato, il procrastinato, il prostatinato. guarda, allora, durante questa settimana gliene sono state dette di tutti i modi. Poi Vai, capisci il allora perché. dai, Quindi, mettiamo le mani in pasta. allora, intanto ti faccio vedere questa. Ah, ma quindi già ce l'avevi pronta? E certo, ho detto, metti che parliamo di Formula 1, gliela faccio vedere. Sei un grande Questo non è, Peppe. non è però Leclerc. Questo È è Hamilton, vedi il un casco bianco? giallo. Eh sì, già, vabbè. Ah, ok. C'è un po' di stanchezza, ragazzi, Sì, perché ha perdonateci. vinto la sprint, vero? Sì, Boom, me la ricordavo e questa ci ha cosa. illuso tanto. Ma lo immaginavo. Oh, a proposito, Mm. prima che cominciamo, c'è una confessione che vi devo fare. Aspetta, Questo è un plot twist. aspetta, Vai, aspetta. vai, metti il suono. No, no, ti metto in... Ah, mi metti proprio in primo piano, Vai, così, vai. diretto. Che magari non è quello che Allora, penso io, quindi... Boh, vi devo fare una confessione. dica. Non ho visto la gara, quindi è inutile che fate. Non Eh, avrete mai questa confessione da parte mia. hai tolto l'entusiasmo. Io già mi aspettavo, ho visto la Formula 1 e tutto... Invece niente, vabbè. E invece no, perché altrimenti se mai dovessi dire ho visto la F1 compare Ovidio, così. Cioè, secondo me si sente richiamato da un qualcosa di mistico, si collega solo per dire hai visto, ci sei caduto. Mo saranno, boh, credo 6 mesi che non lo vediamo. Tipo, sai, tipo nei E film quando un attore si vede, è successo qualcosa, è tipo sei vero. nell'aria, se lo senti nell'aria. Claudio, ho visto la Formula 1. All'improvviso, sai, sente come una vocina interiore che mi devo collegare, ma stasera è lunedì, mi devo collegare e fare una cosa del genere. No, quindi diciamo assodato il fatto che io non abbia visto la Formula 1, la gara di 2 domeniche fa, però mi sono lanciato in un pronostico. Ui, Eh! narraci. Completamente cannato, ve lo dico. Però aspetta, però sulla gara finale. Sì, sì, sulla gara Ok. finale. Quindi io addirittura perché stavo nel van, no? E c'era il buon Angelo e improvvisamente così si parlava della gara, che poi ci sarebbe stata la gara e così via. Mi sono lanciato in un pronostico. Ho detto, "Oh, ma penso ho fatto primo, secondo, terzo. E quali erano? Io ho fatto il podio, Asp- ma a qua- qua- sensazione, proprio a cazzo. e chi hai detto? Non so se chiederlo a te, secondo te, chi avrei potuto mettere nelle prime 3 posizioni, oppure dirle direttamente, sai? No, dillo. Non so, spettatori, voi che dite? Le vogliamo, cioè, volete tirare a indovinare il mio trittico, oppure volete che lo sgamo No, direttamente perché uno senza... poi dovrebbe indovinare il trittico 2 è un po' complesso. Considerando che io non ho, diciamo, neanche una reale cognizione di causa di ciò che dico quando vado a fare il Ma pronostico. poi c'era stata l'influenza della sprint. Giusto, hai ragione, perché avevo già saputo in effetti che Hamilton aveva vinto la sprint.
Vedi, ho detto, Madonna, e che queste... Io già mi immaginavo tu che vedevi così Hamilton, dicevo, Madonna, che ha fatto? La Ferrari ha vinto il campionato. No, Invece, mo che diamine, pure tu, no, dai. no, però capito, Cioè, vedi tanto questa foto e dici, Madonna, e che è successo qua? A parte, vabbè, c'è scritto uno sprint grande quanto una capanna qua davanti. sì, sì, ma vabbè, allora a me era arrivata la notizia, non avevo visto la immagine o quant'altro. Comunque, visto che poi dopo torniamo pure ai commenti che vedo un Mhm. Akira BMW infoiatissimo che si sta lanciando veramente con delle invettive. Allora, il mio podio era, forse memore delle influenze degli anni passati, era Verstappen, Hamilton, Piastri. Oh, interessante. L'avevo immaginata così. Mm. Forse memore anche delle influenze dell'anno scorso, perché oggettivamente se mi ci fossi messo a pensare un attimino, non avrei messo Verstappen al primo posto considerando tutte le discussioni che avevamo fatto, sai? Però Verstappen è quello sempre che sta là, quindi al Tu di là dici prima o poi. dell'ordine, era una Mm, cosa che lui nel podio ci può sempre stare, sì, capito? sì. Boh, comunque, tutto Anche sommato. se, visto che non è che stiamo proprio parlando di Formula 1 come il weekend, no, dopo, cioè, dopo che l'abbiamo vista, cioè come lunedì dopo di aver visto la gara, spoileriamo Mm, direttamente il finale, esatto. Ma perché visto che nel avevamo mentre che tu parlato di pronostico. tu spoileri il finale, però ci sta, cioè dopo trattiamo anche quello che è successo in settimana a questo punto, perché Uh, Akira BMW, per non parlare delle dichiarazioni di Vasseur, ma perché non sai quello che sta succedendo nella Red Bull? qualcosina ho visto qualche meme. Eh, Narrami, Peppe, narrami e voi spettatori aggregatevi, dite la vostra perché c'è Akira, non lasciatemi Akira da solo a bestemmiare, ma almeno bestemmiate in coro. oh, no, guarda, sembra quasi una grafica fatta apposta. Mamma mia. Allora, perché te lo ricordi quando dicevano tutti quanti occhio a Piastri pure in chat? Sì, sì. Anche Neri, quando facevamo la live prima della Formula 1, disse occhio a Mm. Piastri, perché tutti quanti Norris, 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 però occhio a Piastri, Oh, no? se ci pensi nel mio trittico non c'era Norris, ma c'era Eh, Piastri. ma infatti ha fatto una bellissima gara. D'altronde, come vedi, non ci sono le Ferrari, Mm. perché sono Vero, state vero. tutte e due squalificate. È vero, mi era arrivata la notizia perché avevo visto la dichiarazione da parte di Scuderia Ferrari. Sì, perché diciamo si sono, tra virgolette, scusate, dicendo che quegli errori Ah. che l'hanno portato alla squalifica non sono state fatte per avere un vantaggio, no? Per Mm, cercare di avere un vantaggio, ma diciamo sono stati soltanto fatti degli errori di calcolo, mettiamola così. ok, D'altronde c'è tutta una ok. questione perché a quanto pare la squalifica di Hamilton sarebbe arrivata, cioè sarebbe arrivata da una denuncia illecita, mettiamola così. Mm, Perché cosa è mm, successo? Praticamente a Hamilton il fondo si era usurato mezzo ok. millimetro in più del consentito. Però, Loro hanno una parte che può toccare terra e può usurarsi, no? sì, mi ricordo quella centrale che era tipo addirittura in legno, una cosa del Eh sì, genere. esatto, e deve avere uno spessore minimo perché giustamente tu non devi strisciare tantissimo a terra, cioè, essendo che la dinamicità, diciamo, della guida ti porta ad Mm, avere diversi assetti, mettiamola così, diverse ok. altezze da terra, tu ci sono dei momenti in cui tocchi terra e dei momenti in cui no, così comunque in totale a te non ti si deve consumare, mi pare non deve essere minore di 8 mm, ma non mi ricordo bene i dettagli. Mm, Comunque, fatto sta che ok. l'hanno trovata di poco più consumata. E infatti Ferrari si è appellata al fatto che di questa denuncia come è arrivata, cioè nel senso qualche altra scuderia ha saputo qualcosa che non doveva sapere, diciamo No, tipo dei progetti interni di Ferrari, qualcosa del genere, cioè è arrivata una soffiata a qualcuno che non è molto chiaro come sia successo. ecco, cioè qui si sta cominciando a palesare l'ipotesi di spionaggio proprio. Vabbè, quelli ogni tanto si guardano, È, capito? è vero, è Stanno là. vero. E poi, Mm,
E poi Leclerc invece hanno trovato l'auto sottopeso. D'altronde, una cosa assurda per certi aspetti, cioè no, non è neanche così assurda, però che lì da una prima analisi sembra assurda. Leclerc Mm? al primo giro, nella prima curva, diciamo, tocca con l'ala la ruota di Hamilton e gli vola un pezzo d'ala. Ok. Perde 20 punti di carico aerodinamico Su quanti? e non lo so su quanti, cioè 20 punti, cioè pure dire 20 punti è un'unità di misura, sai? Effettivamente, se non hai un riferimento, cioè No, possono essere 20.000, sono 20 sono pere. tanti, sappiamo solo Ok, questo, perché 20 ok. punti che vuol dire? Puoi parlare tipo di chilogrammi, di Mm, forza, di chilogrammi, cioè in mm. percentuale e cose, però solitamente si parla di punti, di, che ogni tanto dicono 13 punti, è una cosa molto semplice, forse immagino su 100 ha perso forse il 20% di efficacia l'ala, questo Chissà, qua non te lo so potrebbe dire, essere 20%. eh? Potrebbe essere in effetti Sì. 20%. Perché quando si parla di punti, punti percentuali magari. Comunque Sì. dicono tantissimo, Madonna, come farà Leclerc? Oh, la macchina andava Mm. meglio. Non sto scherzando. A Ma parte che, l'ha vabbè, dichiarato lui. avevano tipo una sorta di mini DRS sul rettilineo. Perché Leclerc, essendo che si era rotta la parte, la bandella, mi pare si chiami, Ok. dell'ala, aspetta, mo te la faccio vedere subito, sarebbe questa parte qua, vedi dove c'è scritto Unicredit. Ah, quella Eh verticale. sì, se n'è volata via. Ah, Praticamente l'ala fletteva tantissimo, quindi il rettilineo aveva un DRS davanti. vabbè, giustamente. Infatti si Sì, vede che quasi sì, toccava terra, poi frenava e si perché di rialzava. fatto non era incernierata all'estremità. Eh no. No, no, vabbè, è saltata per aria perché ha toccato la gomma, capite? È proprio volata per aria. Nel senso che il resto, le alette poi non, cioè flettevano perché non avevano Ah, un sì, sì, attacco sì. dall'altro lato, visto che era volata. Esatto, esatto, esatto. Mm. E quindi sostanzialmente c'è stata tutta questa cosa un po' buffa così. Comunque, fatto sta che Leclerc ritorna ai box e fondamentalmente la macchina trova sottopeso, nonostante loro abbiano cambiato l'ala. Cioè, Mm. non è che dici, ah, Ah, ma ok. quello ha perso un pezzo di ala. No, non solo erano andati a recuperarlo il pezzo dell'ala, Mm. no? Ma poi gli hanno montato una nuova identica. Però hanno Mm. trovato l'auto di Leclerc sottopeso. Mi pare che nel comunicato avessero detto perché avevano optato Mi per pare un una Clio. strategia, una sosta, quindi avevano consumato gomma, invece si aspettavano di fare due soste. Mm, mm, E mm. quindi avere più gomma sulla ruota, infatti si vede Leclerc tipo che andava sull'erba, forse per cercare di raccimolare quanto più peso possibile. Mio Dio. Comunque, L'avevo letta in effetti questa cosa e avevo letto che l'avevano, diciamo, indirizzata al consumo pneumatici, che quindi era stato maggiore di quanto atteso e quindi aveva asportato del materiale mm. e reso la macchina troppo leggera rispetto a quanto ci si aspettasse. In sostanza era quello. No, quindi questo qua è stato il destino delle Ferrari. Ferrari che ti vorrei far vedere Mm. anzi due cose. Prima cosa, per esempio, ops, no, non è andata come volevo io. Non è andata come volevo io. No, che cacchio sta Bene. succedendo? Aiuto. Ecco qua, è andata. La magia della live. Vedi, è il bello della diretta, Peppe, è il bello della diretta. No, allora, ti vorrei far vedere una cosa, perché Mh, si sta preannunciando un bel campionato, perché la McLaren sta davanti, cioè nel senso ha la macchina probabilmente più competitiva, però o non sembra essere quel dominio assoluto che aveva la son Red contrario. Bull. È un- Sembra che la McLaren stia controllando agevolmente per adesso nelle prime gare, no? Mh. Cioè il campionato. Però vediamo intanto che anche nelle retrovie si sta smuovendo qualcosa. Vediamo Albon che ha fatto 16 punti. La- Comunque più di Hamilton e Leclerc, Più di... ma Vabbè, ma quasi Hamilton e Leclerc, gli obiettivi sono stati tolti dei punti. vabbè, una gara in meno, una gara Allora, in meno. intanto vedi che tutti i punti li ha portati Stroll all'Aston Martin. Aspetta, Sì. vediamo più questo qua, perché mo vedi così c'è Norris primo, Piastri pure
nell'arco di pochi punti, vedi, ci stanno Verstappen, che è sempre vivo, Russell, Piastri, Antonelli, no? Mm. Ora ti Comunque voglio far Verstappen è vedere questa secondo, cosa qua. Lo standing delle cose. A parte il fatto che vedi la Haas molto vicina a Ferrari, Williams eh. molto vicino, cioè stessi punti alla Ferrari, Allo ma stesso... Williams che in 2 gare ha fatto i punti che ha fatto tutto l'anno scorso. No. Però bello sprint iniziale. Però vedi, a parte Alpine che sta un po' in crisi, però Alpine è Ma quella, Alpine è secondo me, sempre quella stata in scuderia che crisi. si riprenderà. Magari quest'anno non arriverà a essere top team, però penso che cercheranno di andare poi per la strada giusta. Vediamo Alpine, Sauber da pure che io sta mi facendo ricordo, punti, quindi ci stanno punticini un po' ovunque, è combattuta. Alpine da che io mi ricordo è sempre stata in crisi. Sì, però di me era sempre da medio classifica, non proprio da 0 punti. Era la Williams Poi l'anno scorso ad avere quasi 0 punti, capito? questa è un'ecatombe invece. Eh. E quindi questa è la situazione con Ferrari che sta dietro, anche perché si è visto squalificati i 2 piloti che bene o male avevano fatto la loro decente Eh, gara. Qua ce li avevo lo standings prima che... ufficialmente, esatto, ufficialmente quali erano le posizioni alle quali erano arrivati? eccolo qua, quinto e sesto. Quindi comunque 18 Ah, no. punti in più per Ferrari, Beh, buttali via. capito? E così noto una cosa che c'è Kimi Antonelli che Mm? praticamente è salito tantissimo. Cioè è arrivato Mm. sesto, cioè quanti punti ha portato le sue prime 2 gare in Mm. Formula 1? Che bomba! In effetti, mi ricordo che parlavamo del fatto che potesse essere fortunato, no, alla prima gara, però a questo punto comincia a farsi vedere anche un pelino di più. Sì, allora, premesso che in alcuni contesti si dice la fortuna aiuta gli audaci, perché È lui, vero, assolutamente, perché però lui è stato fortunato, abbiamo detto che era stato fortunato a girarsi e a non fare danni rispetto ad altri, ok, è stato fortunato perché Leclerc e Hamilton sono stati squalificati e tu invece di prendere 4 punti ne hai presi 8, però tu stai là eh no, ma infatti è presente. e non è così scontato perché Lawson, se lo vedi, qui non c'è. Il compagno Ho visto. di Max Verstappen e mo avrei fiutato su cosa voglio arrivare. Vai, Perché, vai. perché è stata cosa di tanti meme. Intanto, ah no, vero, aspetta, non devo fare così. Devo prima. Ok. Perché questo è un metodo nuovo per far vedere le immagini così. Pe Quindi ogni tanto Peppe e gli sbaglio. esperimenti, vedi? Sì. Peppe e i suoi esperimenti. E questo è quello che ti dicevo: 2024, 17 punti. 2 gare del 2025, 17 punti. 17 Quindi, punti. ed è anche quello là che diciamo che Sainz, per quanto fosse sembrato una scuderia di ripiego, in verità probabilmente ci ha visto un progetto interessante. Mh. Perché Sainz è andato là, anzi, a inizio anno c'erano tutte la differenza di quando Sainz andava in una scuderia da dove la prendeva a dove arrivava a livello di punti ed sono sempre migliorate. Ah. Sia quando è stata diciamo nella Toro Rosso, quando è Sì, sì. andato in McLaren, quando è Mh. andato, non mi ricordo se ha fatto, no, non mi pare abbia fatto Renault, comunque pure Ferrari è successo questo, così. Quindi, cioè, è Peppe, nel molto frattempo visionario perdonami, Sainz da ma questo punto di vista. perdonami, saluto semplicemente chi si è Mm, collegato adesso, che c'è Ross23 che dice buonasera a tutti, Criscatelli buonasera e Santo P che dice buonasera a tutti. Ciao a mm. tutti, buonasera e bentrovati. Bentrovati a tutti. Allora, Ehm ed ecco la notizia della settimana. Questo ho visto un meme che mi ha spoilerato questa notizia, devo Eh, ammettere questa cosa. diciamo è strano che ne abbia visto solo uno. Non sono stato tantissimo collegato sui social No, questa settimana, mentre immaginavo. sono stato veramente, oberato di roba da fare tra trasferte, bacelli, non avete idea. Io non so come sono sopravvissuto alla settimana che è appena trascorsa, ma tant'è che I did it.
Non riesco a rinnovare l'abbonamento col Prime, dice Santoppi. Oh, questo male male. Ma lo stai facendo da PC o da smartphone? Perché da quanto mi racconta Peppe si fa ce lo accetta da PC, da smartphone non mi pare che si riesca. No, no, PC. dice da PC, mi esce errore. Strano. Io ritengo ancora più strano che esce, me l'ha censurato Twitch. Ok. No, la cosa bella è che a me non censura niente invece. E ora invece io nella chat qui sul telefono ce l'ho censurato. Ma dai, che vergogna, ma che ba. Comunque, Santo P, vedi che eventualmente lo puoi fare anche in differita, nel senso che il rinnovo dell'abbonamento si può fare anche al di fuori della live, non necessariamente live, magari o esci e rientri o qualcosa del genere, potresti stare più tranquillo. Tutto potrebbe essere. Vedi, infatti anche Madalindri glielo diceva, devi Mhm. provare da PC col cielo non va, però lui ci ha detto che già sta provando da PC. Vediamo, magari riprovaci e se non va, magari la prossima. Anzi, grazie del pensiero. Diciamo, mezzo cuoricino da parte di Peppe. In attesa di completarlo con l'altra metà. Aspetta, tipo così. Esatto, bravo. Si sta unendo, si sta unendo. Dai, vediamo piuttosto questo poverino di Lawson che è successo. Allora, perché tante cose. Allora, già noi iniziando diciamo, ma perché non Tsunoda? E avevamo detto forse un po' il carattere, non lo so, poi effettivamente Lawson era arrivato a fine stagione alla Racing Bull. Ah, eccolo! Oh, grande! Questo è subito, vedi Peppe col cuoricino completo. Dai, lo faccio anche io, guarda, così. Un cuoricino fatto, aspetta, Ma tu così. non dovevi indicare il Nürburgring. Sì, anche quello, chiaramente. Eccolo, lui sta lì. Più ring per tutti. No, comunque, Vedi, c'è anche il mm, supporto di Madeline Lee che dice bravo, grandi ragazzi, grandi. Mi state facendo emozionare questa sera. Comunque con queste sono emozionato, grandi. Grazie. E quindi dicevi Peppe. no, comunque ne avevamo detto tante, avevamo provato a ipotizzare perché questa cosa, forse magari il carattere di Tsunoda e tutto. Comunque, fatto sta che 2 gare Lawson abbia molto deluso, Mm, probabilmente, e già si cominciava a vociferare, dicendo forse è stato troppo prematuro, era meglio fargli fare le ossa sul secondo team. mm, Questo perché sostanzialmente dice la Red Bull è una macchina cucita addosso a Verstappen, quindi è una macchina mm. molto complessa Sì, rispetto a chiaro, chiaro. quella invece che potrebbe essere più semplice della Racing Bull. E quindi hanno promosso Tsunoda. Ora, Tsunoda con la seconda auto è andato meglio di Lawson, quindi alcuni fanno dei meme dicendo che lui sia tornato indietro in verità. Mm. Capito? Cioè, nel senso che hanno promosso Lawson e mandato giù a Declassato. Tsunoda. Anche perché mo dovrà dimostrare di essere. Cioè, Tsunoda è stata un po' di anni, cioè, è stato un po' di tempo in Formula 1. Quindi, cioè, non dico che deve fare le prestazioni Verstappen, perché, ok, la Red Bull, lo sappiamo, non è più quella grande macchina, ma almeno devi stare sopra le due Racing Bull, come minimo. Eh sì, questo sì. Capito? In E effetti se la gioca, se la deve giocare così adesso. sì, sicuro deve stare almeno top 10 senza troppe difficoltà, perché per quanto la Red Bull sia un'auto che abbia delle difficoltà, diciamo è in difficoltà rispetto ai top team. Mm, mm, mm. Chiaro, chiaro. E E quindi vabbè, quindi diciamo che è un po' di pressione. Anche se sbaglio, Tsunoda, tra l'altro, è un pilota anche abbastanza aggressivo. sì, sì, infatti sarà bello curioso vederlo con una macchina più prestante cosa combinerà. Mm, mm, mm. Ma interessante come cosa. Mhm. Bisognerà vedere. Ma che poi, tra l'altro, invece, a proposito, il meme che io avevo visto sull'Uson era che veniva accolto, lui ancora con la tuta della Red Bull, che veniva accolto in una sorta di Eh, paradiso assieme a tutti gli altri ex a che sono Gasly, stati.
a esatto, Ricciardo, a Perez e poi non mi bravi, ricordo più chi altro, che sì. sono stati fatti fuori, diciamo, da Verstappen piuttosto che dalla Red Bull, no? Sì, perché per esempio Gasly ha subito proprio un destino molto simile e poi dopo ha fatto molto bene, quindi effettivamente, mo, a parte i vari meme, potrebbe essere una strategia molto giusta e magari mettergli meno pressioni. Rimane che magari Comunque uno io, potrebbe rimanerci male del fatto di essere stato degradato, cioè declassato. ma secondo me psicologicamente è massacrante, anche perché adesso tu potresti non prenderla così, ma universalmente, diciamo, questa manovra viene letta in questo modo, se Sì, ci però, pensi. per esempio, Gasly quando andò all'Alfa Tauri vinse una gara, per Mm, esempio. mm. Quindi bisogna vedere perché magari stava patendo tanto la tensione, cioè le pressioni magari di stare in Red Bull. Magari questo è stato, come dire, pure un modo per distendersi un pochino. Vedremo, solo il tempo ci potrà dare la risposta, come al solito. Cioè, nel senso, possiamo fare tante teorie, però alla fine magari piglia Yuki Tsunoda pure sta lì, sta a fondo corsa, e magari la Red Bull è veramente una macchia guidabile solo da Verstappen. Verstappen. Che Sì. poi, cioè, tecnicamente è controproducente come cosa, però boh, vabbè. Mhm. Ah, e poi... Comunque, mm. No, 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 leggi, volevo leggi, stavo lendo segnalare, il commento insieme. esatto, volevo segnalare, no, il commento di sopra, Claudio La Qualunque, Mm. che c'è Maddalena che dice Claudio La Qualunque, più ring per tutti, secondo me hai più possibilità di calenda se ti candidi. Oh, facciamo un ring in ogni città. Cioè, basta, più ring per tutti. Bellissimo, deve essere una cosa meravigliosa. Mm. Peccato che tornando al discorso che abbiamo fatto prima, Peppe, magari con ragazzi e tutto che non vogliono prendere più la patente, non saprei neanche se questo mio progetto possa avere un seguito. Chi lo sa? Che tristezza. Cioè, se ci dovesse essere una pista cittadina per ogni città, anzi, magari una pista fuori a ogni città, io credo non verrebbe neanche apprezzata. Che tristezza. Ma Però veramente che tristezza. immagina, non ci sono più auto per strada, puoi chiudere Mm? tutte le vie e fare tanti circuiti. Tra l'altro in tante configurazioni diverse. Esatto. Puoi Immagina di scegliere tu la fare il Gran configurazione. Premio di Napoli. Ma guarda che c'è qualcuno che l'aveva riproposto, è il Gran Premio di Napoli, con il percorso storico e tu. C'è qualcuno, lascia, che l'aveva riproposto e lo voleva Mhm. riportare in auge. Avevano cominciato a stanziare, a mio ricordo, anche qualcosina in termini economici, però poi al solito Mhm. cade nel dimenticatoio. Nel frattempo, l'altro commento che ci ha scritto Madalindriga ci scrive soprattutto che la prima gara con Red Bull in casa in Giappone deve darsi da fare, visto che è Honda che ha spinto per il suo passaggio nella prima squadra. Quindi è plausibile che abbia forse ancora un pelo di tensione in più addosso, considerando che non solo il passaggio, non solo deve farsi vedere migliore di Lawson, ma giocando in casa, secondo te potrebbe essere avvantaggiato perché gioca in casa o potrebbe essere svantaggiato psicologicamente proprio dal fatto che gioca in casa? Ma non lo so, secondo me è avvantaggiato perché immagino sarà una pista che conosce benissimo, come gli italiani magari conoscono Monza, no, Imola. Solitamente la pista di casa, anche se magari per qualche motivo non è che l'hai bazzicata tanto, no? Mm, Cioè, la conosci meglio. una stupidaggine. Io per esempio a Monza non ci sono mai stato, ma so perfettamente Non che ti sei perso niente. dopo la parabolica, sulla finale c'è un avvallamento, perché visto che tutti frenano lì, le macchine piano piano scavano, quindi fin quando non rifanno l'asfalto, no? Quella tende ad Eh, avere una leggera discesina, una leggera che ti condiziona un pochino la frenata. comunque non ti sei perso niente con Monza, fatelo dire. Ah, boh, allora, Monza è quella cosa che tu quando giocavi a Formula 1 2005 era la gara di italiana, quindi capito? È quella pista che conosci perché sei italiano, Vero, capito? vero, vero, vero. Ma perché Oh, alla io te l'ho fine, raccontato com'è andata la mia esperienza a Monza. sì, sì, ce l'hai già raccontata. Però è quella perché, Sembravo Marco Allen. diciamocelo, per esempio se dovessi fare un confronto Mugello-Monza, Ma mille volte il Mugello. eh,
Però, ma a occhi chiusi. però Monza c'ha quella cosa, la Formula 1, no? Sempre lì. Ho capito, è una fama, un heritage, ma io da guidarci preferisco 6 miliardi di volte e mezzo di più il Mugello. Ma anche io, perché anche quando vedi l'arrabbiata da dentro è qualcosa di spettacolare, no? Oh, c'è Beh, Chris Catelli che ci sta salutando. Peppe dice: So sta ah, breve. Ha fatto veramente un pit stop. Va bene, dai, te lo perdoniamo. Buonanotte, Chris Catelli. Buonanotte, alla prossima. buonanotte. No, Dicevi, Peppe, quando si fa arrabbiata 1 e arrabbiata 2, no? eh no, è qualcosa, cioè, allora, soprattutto quando la fai che non guidi tu, e soprattutto ci sta uno a fianco che magari c'ha solo quel giretto, e quindi gli dici, vedi che va, e gli dici, vai, non ti preoccupare, adesso dai gas, e lui non vede dove sta la pista. E dice, ma come dai Sì, gas? sì, Tipo ti vorrebbe dire, ma che ti sei fumato? No? sì, sì, E tu gli dici, infatti. tu vai, non ti preoccupare. E se gliel'hai fatta fare bene, lui ovviamente la fa, no? Cioè, tu la Mm. devi andare proprio a sentimento, cioè la devi proprio conoscere la pista. Ed è una cosa, cioè, bella, ti lascia le cose, vedi quei curvoni e tutto. Monza non l'ho vista dal vivo, ma immagino, è molto più piatta, immagino non sia così dinamica. No, no, non tantissimo. C'è da dire pure che adesso che siamo stati in settimana al Mugello, Mm. ehm, c'è stato qualcuno anche sul rettilineo, dopo lo scollinamento del rettilineo, che a un certo punto diceva dove devo andare, dove devo andare? E Uh, mentre saliva sulla collinetta alzava il piede. quello anche, ma tutti là, eh. Allora, Sì. io ricordo, feci frenare con la Portofino a quasi 270 km orari. Con la Portofino sono tanti. Portofino. Ed Con la era, porta infatti ho già detto: "Minchia". considera che noi non avevamo riferimenti perché fu la prima volta che andammo a Mugello. Mh, La prima mh. volta che fu insieme a dei track day, quindi Eh, non avevamo i nostri ricordo. riferimenti. E perché per chi Purtroppo non lo ricordo. sapesse, noi abbiamo dei riferimenti quando facciamo gli istruttori di dire oh frena al cono, mettiamo un cono per dire frena. In questo caso non si poteva allestire la pista, andavamo a sentimento, un cliente frenava benissimo, no? Ho detto guarda, se mi freni così a fine rettilineo te lo dico io quando frenare, però ci devi mettere tutta la forza che hai, no? E quello Ah-ah. praticamente solitamente la cosa è che quando inizia il cordolone fine rettilineo si comincia a frenare solitamente, oppure anche prima. Quello col gas a tavoletta. Tipo, vedevo tipo che si girava un pochino e diceva, ma come che non mi dice di frenare? Ma in che Tipo, senso? e Ma ora che oh! E poi, frena. Abbiamo fatto la Però si è curva. fidato, Eh? però si è fidato, vedi? Sì, ma lui me l'ha detto, perché poi doveva fare poi mezza pista per rientrare, non doveva fare tutto il giro, quindi poi abbiamo raffreddato un pochino, no? E lui mi ha Mh. detto, me l'ha detto, guarda, io mi sono fidato, ma dentro di me stavo morendo. No, allora, il Mugello ha dato tante emozioni. Pure Imola è bellissima. Pure Imola, per esempio, dopo la Tosa, la curva a destra, quello scollinamento, pure là è molto a Sì, sentimento. Tu la vedi sotto tanti cartelli, dici, guarda, fra 100 metri ci sarà una curva. E tu prima o pensi, ma io mi poi. dovrei fidare di questa cosa. Ma tu conta che allora in settimana al Mugello a un certo punto mi sono fatto 3 giri che guidavo io in Huracan STO. Mm, alla faccia. Eh, ragazzi. Là mi sono divertito veramente tanto. E il ragazzo che stava a fianco a me pure, devo ammettere. Cioè, io mi facevo le biondetti di traverso, No, a praticamente. A un me certo capitò punto, con una Giulia Quadrifoglio. 3 giri di seguito. che meraviglia. Ma al Mugello, Sì. che meraviglia, che meraviglia. Ammetto che, diciamo, è stata una bella soddisfazione, anche perché non ci avevo girato bene, bene, bene al Mugello così, diciamo, in modo Mm. sistematico. Comunque c'è No. Madalindriga che poi dice: Io di Monza mi ricordo i box facevano schifo, non so se nel frattempo l'hanno sistemato. Il Mugello tanta roba, ogni box con bagno e doccia ed ogni ora vengono a pulire. Questo per parlare della struttura e non del circuito inteso come pista. No, ma la struttura guarda che fa tanto, la struttura attorno rispetto al tracciato.
al layout, cioè, come viene poi supportato il tutto è fondamentale. Adesso io a Monza non lo so perché ero in un hospitality Audi quando ci sono stato, quindi però non c'erano i bagni, Mm. erano, boh, non mi ricordo dove, era una sorta di container allestito a bagno. Invece al Mugello bagni, docce tranquilli, cioè meraviglioso. Ok, poi Questo tanta roba. la vuoi sapere per la buffa storia dei miei 3 giri al Mugello? Dimmi, dimmi. Perché vennero Anzi, fatti... dici. eh? Ho detto, anzi, dici, no, dimmi, No, dimmi. no, perché fu bello e devo dire, il cliente che me li fece fare fece una cosa molto intelligente. Perché? Mm, Allora, lui è un direttore, diciamo, di eventi importanti, mi pare ha curato anche la direzione artistica di un'Olimpiade. Non mi ah, ricordo il nome. Comunque, fatto sta che lui ha un 812 Superfast. eh, E lui ha detto: Guarda, io ho comprato questa macchina, è bellissima, ma io non mi sento che la riesca a controllare. Tipo, io se ci devo girare, per esempio, quando piove, io ho paura tipo a mm. muovermi, anche solo a toccare il gas. Perché quando tocco il Diciamo gas, che data la macchina lo immagino, eh. eh sì. E quindi, visto che Weekend Race fornisce anche, diciamo, dei corsi di avviamento alla guida sportiva, si era venuto a fare questo, si era comprato 15 giri al Mugello, Mm. no? C'era preso 15 Per giri al Mugello e gli avevano capire. dato 3 giri con l'Alfa. Ok. Allora, si era venuto a fare questo corso con la società con cui, diciamo, abbiamo collaborato e tutto. E sostanzialmente che cosa è successo? Visto che c'era stato un disguido, lui doveva fargli questi giri dove guidava lui. Invece mi ha detto, guarda, facciamo una cosa, fai dei giri dove guidi tu. Cioè, è possibile questi 3 giri che tengo con l'Alfa giù che te li fai tu? Ah, tu immagino dispiaciutissimo. No, lui insisteva, hanno detto no, perché devi fare tu? No, no, fammeli vedere tu e così. Comunque, lui aveva molta, è stata un'esperienza un po' per tutti e due molto interessante, perché lui era molto timido all'inizio. Cioè con Mm, l'800, perché noi facciamo i giri in 812 Superfast, ok. capito? Noi facciamo proprio il corso con l'812 Superfast. E Sì. sostanzialmente cosa succedeva? Che poi io aveva molta paura a usare il freno, a Male, premere molto forte sul male. freno, anche a dare un po' di gas, perché poi ovviamente tutto con i controlli, anche per fargli vedere guarda come funzionano i controlli, cioè anche se tu fai una cappellata, se stai in Mm. queste modalità, la macchina mette una grande cosa. Pezza a colori. Esatto. E poi gli ho detto, vabbè, fammi vedere tu così. Ho detto, ok, guarda, quindi per esempio gli facevo vedere, gli dovevo far vedere proprio per il corso. Ho detto, guarda, questo è il sovrasterzo, questo è il sottosterzo, se fai così succede questo, se fai quest'altro Sì. succede questo qua. Ci siamo divertiti un modo. E poi soprattutto gli ho fatto vedere, guarda, tu c'hai, considera, c'è un 812 con i freni carboceramici, Mm. no? Io invece sto con una Giulia con i dischi in acciaio, I no? dischi, sì, chiaro. Ho detto, guarda come sto frenando io. Cioè, guarda dove frenavi tu e dove freno io con un Alfa Giulia rispetto a un 812 Superfast. Nulla da togliere alla Giulia Quadrifoglio, però. No, vabbè, chiaro, è normale, ma pure con due impianti completamente diversi. Però ti dico, guarda che la Giulia secondo me ha dalla sua il peso, eh. mm, Questo secondo me non è banale. Forse sarebbe da verificare, sai, peso. Vabbè, Vediamo. sicuramente però gli ho fatto vedere, guarda, anche la differenza di peso non avrebbe messo le cose, perché quella era proprio timidezza sul freno. Invece vedi come puoi Allora, frenare. Ho detto ovviamente i- se vai in strada non devi frenare così tanto, però devi sapere che in una situazione di emergenza puoi frenare così tanto. Cioè, ti attraversa qualcuno la strada, la potenza frenante alla macchina di sicuro non gli manca. no, la Giulia è 95 kg in più. Mm. Perché la Giulia è 1620 e l'812 1525. Vabbè, ma ha anche ruote più grandi però. Sì. Ruote più grandi, Sì. secondo me. Oddio, forse impianto frenante puro stiamo lì, eh. Sì, perché poi forse la pinza, forse ha una pinza migliore. Sì, però secondo me Potrebbe sulla darsi. frenata singola le prestazioni sono simili. Potrebbe darsi, al netto Perché... del fatto che il carboceramico debba andare in temperatura. Mhm.
Comunque vedi che c'è Ross che ci scrive: Io ho girato in tutti i circuiti. Da bambino con i miei amici la domenica del Gran Premio copiavamo i tracciati dei circuiti in un piazzale sterrato e facevamo il giro cronometrato in bicicletta. Che grande! Che grande! Ma queste sono delle cose spettacolari. E poi a questo punto volevo sapere, tu come ti piazzavi, Ross? Cioè, te la cavavi, non te la cavavi? Facevate poi, che ne so, l'assegnazione dei punti come nel campionato di Formula 1? E sono curioso, a questo punto ci devi dire di più. Nel Al- frattempo che è Io sai dove, male. io sai dove lo facevo Diani. questo? Il pavimento di casa mia aveva le piastrelle quadrate, Ah, quindi mi mettevo tipo nel salone e me lo mm. disegnavo con le piastrelle quadrate, tutte le curve, e mi mettevo con le macchine a giocare. E facevi le piste di Minecraft. Sì, esatto. Le piste di Minecraft, la versione Sì. Minecraft delle piste. Sì, sì, punteggi segnati, addirittura c'era, allora strutturatissimo, Ross, ma questa cosa è bellissima. Però male che tu ti posizionavi male, dai. Però allora, c'è da dire una cosa, sai, bici e macchina sono diverse, tu magari avevi una predilezione per le quattro ruote piuttosto che per le due. Quindi potrebbe darsi che magari questo ti faceva performare di meno. In casa usavamo gli Shanghai, si correvano le macchinine. Wow, gli Shanghai, che cosa stai ricordando, stasera, Ross? Ma gli Shanghai, che spettacolo, credo di averci giocato qualche volta a come, diciamo, nel senso al gioco reale, con le regole reali del gioco, non utilizzando le bacchette degli Shanghai per altri scopi, tipo disegnare le piste. No, no, era proprio scoppiato. Ero. Ero, ero proprio scoppiato. Dicevo io, cioè per me avevo letto era, ho detto che cosa è scoppiato? Invece no, tu eri scoppiato. E vabbè, ci sta, ci sta. Ma d'altronde sono delle cose che si coltivano da piccoli. Volente o nolente. Peppe, secondo te è possibile appassionarsi in modo quasi morboso, diciamo un po' più avanti con l'età, a qualcosa? Sì. Sì, dici di sì. Cioè, potrebbe scoccare secondo te la scintilla per qualcosa che possa essere uno sport? Però è Sì, in effetti sì. sicuramente in modo diverso, però. Tu dici ti ci approcci, che ne so, uno sport? Ok, S- mettiamo il caso di uno sport. mm, Ti ci approcci in un modo più consapevole, chiaramente più grande, quindi lo vedi già dal principio con sì. un'ideologia, un'ottica diversa. Sì, assolutamente sì. Sì, anche perché poi ci sono molte sovrastrutture poi sopra, per dire, magari quando sei piccolo ti appassioni per Ah, esempio al calcio, per dire alla Formula 1, alla corsa e vuoi fare solo quello e non pensi ad altro. Mentre invece, per mm. esempio, se lo fai da adulto, tu hai altre priorità. Cioè, Però aspetta, io ti parlo, cioè, io non ti parlo di praticarlo, no, ma ok? anche Ma banalmente banalmente. pensarci. Ok, Cioè, ok. banalmente mi piace uno sport, non è che posso stare, Madonna mia, ma domani c'ho la partita, cose, magari stai lavorando, in quel momento tu stacchi la mente su quello e vai a lavorare, capito? Mentre invece un bambino a Vabbè. scuola magari comincia a disegnare le macchinine, cioè io personalmente, quante macchinine ho disegnato sul quaderno mentre spiegavo italiano, tipo, per dire. Meraviglia. E già lì dovevi capire. No, ma sai che lo dicono? La tua più grande... Allora, le cose con cui tu giocavi da bambino sono le cose con cui tu vuoi diventare, con cui tu vuoi, cioè la passione che tu vuoi portare avanti da grande. Cioè è il sogno, perché tu magari dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il calciatore, ma quando giochi, a cosa giochi? Chiaro, magari giochi con i dinosauri. Eh, capito? Chiaro. E dicevano proprio di questa cosa, di quando sei bambino, che quello dice quello che tu vuoi Di diventare da verificarla. grande. E io giocavo tanto Eh. con le macchine, però effettivamente giocavo anche tanto coi calciatori. Io da questo punto di vista, adesso che mi ci fai pensare, a proposito, spettatori, a questo punto voi da piccoli con cosa giocavate? Sono curioso, Ross, Madalindriga, se c'è ancora Flavio,
Voi da piccoli con cosa giocavate? Che vediamo se questo approccio che ha spiegato Peppe funziona oppure no. Cioè, con Peppe grosso modo ha funzionato, no? Perché tu comunque giocavi con le macchinine e con diciamo il calcio in Mhm. generale. Quindi tutto sommato poi ti ci ritrovi. Io da piccolo Mm. giocavo con le macchinine. Mm. Io adoravo, ragazzi, ma io adoravo in modo viscerale le Micro Machines, Ok. però per me erano aerei. Mm. Io le facevo volare come erano macchinine e mi piacevano un sacco perché erano macchinine. Ma quando ci giocavo, poi alla fine le facevo volare come se fossero aerei. Io In, facevo pra- proprio le basi, in le pratica piste di anticipa il Fast decollo. and Furious 9. Cioè, sei un Era un visionario. Fast and, Va- era un Fast and Furious 9 ante litteram. Ma è che, vedi, devi andare avanti con i pensieri che hai da bambino, capito? Devi svilupparli. E no, ti ho detto, e infatti poi io, diciamo, non so se l'ho mai raccontato in live oppure no, tecnicamente io volevo entrare in Accademia Aeronautica come pilota da combattimento. Diciamo, questa era la mia principale aspirazione da bambino. E quindi giocavo con le macchinine, ma io facevo, mi ricordo, le piste di decollo e di atterraggio in cucina, dal fornello al tavolo, erano due basi diverse, sai, facevano volare gli aerei e se le suonavano di santa ragione, chiaramente sparavano i missili dai fari della macchina, cioè, mm. succedeva la qualunque lì, ma che cosa meravigliosa. Vediamo un po' di testimonianze. Madalendriga ci dice: Con lo slittino in mezzo ai vigneti di nonno, col rischio di buttare tutto per aria. E però a questo punto ti è rimasta almeno, diciamo, una mezza passione per, ma non dico per lo slittino, ma magari per qualcosa di affine. Adesso che sei più grande, domanda. Mentre invece Ross ci dice macchinine, calcio, ci si inventava le storie con gli amici, bicicletta, giochi vari all'aria aperta con gli amici, biglie. Ah, che meraviglia, anch'io mi ricordo. Gioco all'aperto con gli amici, a calcio, anche se non mi è mai piaciuto. Cominciai a usare lo skateboard, poi sì, poi il soft air. Quindi Mm. io un giorno comprai questo fucile a pallini e cominciavo a rompere il cazzo a mezzo vicinato. Semplice. Io ero un tipo tranquillo da piccolo, ragazzi. Voi mi vedete così, ma io ero tranquillissimo, non davo fastidio ad anima viva. Assolutamente. Se qualcuno dovesse scavare nella mia gioventù mi arresterebbe probabilmente. Vabbè, Ho un questa po' tanti succederebbe così. che cosa meravigliosa. Però Senti, sai qual è la cosa brutta? Che mm. eventualmente ti rendi conto quando cresci che alcuni reati forse sono andati in prescrizione. In effetti. Cioè, uno può ammettere di aver fatto qualcosa di più di 16 anni fa. La prescrizione per i reati è 16 anni. Eh sì, se non sbaglio, forse i reati non penali. No, perché se non sbaglio, tipo roba tipo bollo auto e cose tipo 5 anni. Ogni cosa mi pare forse ha le sue regole. C'ha le sue regole. Io, Eh, se penso a quante persone ho rotto le scatole, mamma mia, ma che cose meravigliose. Però, piuttosto. C'è Ross che ci dice: Anche a me sarebbe piaciuto entrare in aeronautica, ma poi per tutta una serie di eventi e cose varie sono stato scartato dal servizio militare per motivi di salute ed è saltato il sogno. Allora, Ross, tu immagina che io, figlio di Top Gun, cioè nel senso figlio del film Top Gun che io conosco a memoria e che ad oggi mi genera delle sensazioni molto molto contrastanti quando lo vedo, però chiaramente continuo a vederlo e continuo a ripetere i dialoghi a memoria. ehm, Avevo basato tutta la mia vita su quest'idea. Per me non esisteva altro se non entrare in aeronautica. Uhm, Poi purtroppo sono diventato un po' miope e quindi col senno di poi io non ho proprio fatto, non ho neanche tentato diciamo il concorso, le visite mediche e così via, non le ho neanche tentate perché mi dissero: "Non ci tentare proprio". E quindi in realtà alla fine non feci nulla. Uhm, e diciamo
ripiegai su ingegneria aerospaziale dicendo: "Vabbè sì, tanto non è l'una e l'altra". Vabbè. Illuso. Mi illusi proprio brutto. Mm. Mai scelta fu più sbagliata. Maledizione. Ho buttato il sangue. Poi, mai visto più la neve da quando ero bambino, dalla Romania venni a Bari, manco più chiaramente. Tranne qualche raro caso, l'ultimo nel 2016-17, non ricordo. Vabbè, sì, effettivamente tu poi passato a Bari ti saresti dovuto fare altre passioni. Cioè, se ci pensi, no? Avresti dovuto farti altre, tipo, che ne so, il mare, il windsurf, no? Così. Però, diciamo, il tuo è un caso particolare perché c'è stato un trasferimento di mezzo, anche abbastanza impegnativo, se ci vai a pensare. Però a quanto pare, effettivamente, giocare da piccoli. Ai miei tempi c'era il servizio militare obbligatorio. No, io non avevo il servizio militare obbligatorio perché classe 90 non ero più con la leva obbligatoria. Quindi, seppur ammetto che mi abbiano raccontato un sacco di persone che l'hanno fatta delle storie veramente molto divertenti. Io mi ricordo persone con le quali ho parlato che hanno fatto la leva obbligatoria che avevano un sacco di cose da raccontare. Mm. Generalmente tutte piuttosto divertenti. Ah, Devo ammettere tutti quanti me ne hanno soprattutto nei raccontate. A confronti te di chi Peppe è era appena capitato? arrivato. Cosa? Soprattutto nei confronti di chi fosse appena arrivato. In generale anche proprio di atteggiamenti, sai, di esperienze, di curiosità e così via. A te Peppe qualcuno ti ha mai raccontato qualcosa di simpatico? Oh sì, zii, genitori. Vabbè, figuriamoci. No, ma allora so che in alcune caserme proprio si usava che un po' di tipo nepotismo. Cioè Sì, no vabbè, ma quello c'era. gli ultimi Quello che era arrivavano subivano qualche scherzo, qualcosa così. era evidente e Mm, tra l'altro è stata anche condannata, mi pare come cosa, c'è stata mm, qualche diciamo c'è stata qualche condanna in passato. Ovviamente non è una pratica normale, non è una mm. pratica diciamo No, non piacevole. è che non lo stiamo giustificando, era soltanto una No, no, narrazione. esatto. Piuttosto, ma Mm, noi stavamo parlando di Formula 1, sì, no? sì. Adesso non so se tu pensi di aver esaurito l'argomento e vogliamo Ma, passare a qualcosa di automotive related, ma guarda, oppure alla fine la Ferrari che non è riuscita a fare punti. McLaren mh. va bene, Piastri forse gli toglie il primato a Norris, Norris tutto, questa volta vinco io, e invece no. Questo format si chiamerà il recap di Peppe. Eh? Mm, Red Bull che sta in crisi, ma Verstappen è sempre Verstappen. Mercedes sta facendo cose buone. Norris, non so da quante gare, compreso il 2024, in serie positiva, cioè sta sempre nei primi 5 posti, tipo. Ah. No, aspetta, ho detto forse no, forse volevo dire Russell, non E so. infatti io mi tornava Norris Eh, Mercedes, però ho stanchezza, detto è, vabbè. è stato un weekend molto difficile. No, non sono stato benissimo, quindi sto un po'. C'ho ancora un po' di stanchezza addosso, quindi ogni tanto sparo qualche cavolata. Peppe, ammettilo che hai fatto vita brava questo weekend. No, ma quale vita brava. Vorrei aver fatto vita brava. Tra l'altro, allora, beh, vabbè, dai, quando posso mi vado a vedere qualche gara di auto, ormai mi è rimasto solo quello, dice Maddalena Indirica, la passione per le macchine, quella difficilmente passerà. Beh, è una passione ingombrante, potremmo dire. Poi, secondo me, Piastri supererà Norris in classifica entro fine campionato. Tu come la vedi questa dichiarazione, Peppe? Probabile, sai perché? Perché Norris è sembrato. Cioè, ti ricordi che diciamo la prima gara Norris, sembra il campione da battere adesso, ci sta sparando. Sì. Invece non lo so, mi è sembrato un po' titubante, pure quando nella sprint avevano difficoltà, perché secondo me Ferrari, mo la butto un pochino lì, forse un po' pesante anche, la Ferrari ha vinto perché aveva trovato subito l'assetto, mentre invece essendo che tu non fai prove libere, Mm. magari non hai avuto modo di sistemare l'assetto e poi ti accorgi degli errori che hai fatto magari nella gara sprint e li aggiusti per la gara. Però la domanda è di quanto ha vinto la Ferrari nella sprint? No, allora la sprint sono pochi giri, quindi stavano tutti là.
Ah, ok. Capito? Alla fine hanno fatto la serpentina, è stata pure abbastanza noiosa, sincero, perché si sono messi Mm. lì uno dietro l'altro e sono arrivati hanno iniziato e così hanno finito, Oh. capito? Quindi, vabbè, ma mi pare che noi già l'anno scorso parlavamo del fatto che comunque durante la sprint meglio evitare di prendersi rischi inutili. Mhm. No, mo al di là Mm. di vantaggi e tutto, e poi mi ricordo, aspetta, vediamo se lo trovo subito, starting team standings, l'arrivo di... Nel frattempo leggo i Sì. commenti di Madalendriga. Dice 6 secondi, immagino il Mhm. divario della Ferrari, cioè, di Hamilton rispetto Ha agli dato altri. Hamilton agli Via, ha altri, dato sì. Hamilton agli altri, sì, sì, sì. No, perché Non avevo pensato, non avevo letto Mhm. sotto. Ah, ok, è finito. Sì, perché sostanzialmente la Ferrari sembra andare meglio, però sembra che, a me è sembrato almeno, che la Ferrari sia rimasta lì con quell'assetto, dice, ok, ci abbiamo l'assetto buono, mentre gli altri Quindi l'hanno modificato e l'hanno migliorato. diciamo che si è crogiolata un po' sugli allori Ferrari. È stata una mia impressione, mo nessuno ha detto questa cosa, cioè nel senso è un'impressione mia. Perché sembrava, perché Mm. andava molto forte, cioè sembrava la macchina andare veramente bene, soprattutto sul finale. Però considera che tu, per esempio, tutta la sprint la fai con le gomme gialle, invece l'hai usato maggior parte le gomme bianche, le dure, Ok. nella gara ufficiale. Quindi, boh, là stanno strategie e cose. Fatto sta che vedi, intanto Piastri e Verstappen stanno qua, Russell pure quarto, Leclerc era quinto, Sì. Tsunoda, vedi, sesto, che aveva fatto una bella Mhm. gara. Antonelli pure settimo si è fatto i suoi due punticini e Norris che invece sembrava molto spento e sembrava più nervoso. Chissà come mai, ma non è che nel box sta succedendo qualcosa che a lui non quadra? Ma no, no, non Potrebbe succedere penso. che ci sia qualcosa che lo disturba e lo fa deconcentrare. No, perché poi la gara l'ha fatta bene, soltanto che Piastri è stato più bravo. Mm. Cioè, alla fine Però, Norris si è messo là. No, comunque dice Madalindriga che comunque per la gara mm, gli fecero delle modifiche al setup senza che Hamilton glielo chiedesse e la macchina poi andò peggio. Cioè, quindi alla fine non è stata perfettamente uguale la macchina di Hamilton tra la sprint e la gara effettiva. E soprattutto mi viene da chiedere, cioè, ma senza, tra virgolette, l'autorizzazione del pilota, mm. si possono apportare delle modifiche sulla macchina? Cioè, è conveniente? Allora, questa cosa non lo so, non l'ho sentita, ti dirò la verità. Cioè, di Mm. questa cosa le modifiche. Fatto sta che però so una cosa. So che praticamente c'è stato un errore progettuale sulla Ferrari che fa Sì, sì che al posteriore non si possa, praticamente c'è una parte che potenzialmente potrebbe cedere a livello strutturale. ho capito, ma in quali condizioni? Allora, in Non si sa. condizioni di tanto stress, per questo hanno dovuto mettere delle molle al posteriore più leggere. E questo fa sì che la macchina, avendo delle molle con diciamo una costante minore, quindi più soggetta diciamo a cambiamenti d'assetto quando varia il peso, no? Ok, ok, sì, è Praticamente più dicono sicuro. che la difficoltà di Ferrari sul posteriore sta qui. Cioè, Ah, che ok. dice che il fatto che non hanno potuto mettere le molle così forti come volevano, se no hanno paura che questa parte del telaio potesse cedere. Mamma E mia, quindi hanno che messo delle molle erroraccio che è? quindi hai dei comportamenti molto diversi delle macchine. Quindi tu mo devi gestire anche magari un assetto perfetto che poi diventa completamente diverso durante la gara. Perché consumi benzina. Ma che erroraccio è? Un errore di progettazione del So- genere, che so- erroraccio è? sono sempre speculazioni, perché c'è nel senso la verità Vero? non la fai uscire così, però sono quelle voci di corridoio che tu dici così, come per esempio da questo punto di vista dicevano, ah, la Ferrari ha troppo grip al posteriore e poco all'anteriore. No, dissero tutto il contrario. Dissero che aveva un anteriore che teneva troppo rispetto al posteriore, perché mo erano passati al pull rod. E quindi andava di sovrasterzo in pratica. Però molto spesso i piloti si sono lamentati sotto sterzo, quindi capito? Poi Quindi il contrario. eh, quindi capito? Ehm, eh,
sono tante cose che si dicono, si sentono sui social, poi bisogna vedere o uno fa un'analisi attenta, ma anche banalmente a vedere la foto e dire oh guarda, però questa cosa l'hanno inclinata di più così è. Quando la inclini la ruota cioè, tende un pochino a perdere di camber, Ah, ok, ok. capito? Vabbè, ma sono dei movimenti di ruota comunque comprensibili. No, è nel senso per dire, se fai un'analisi così, invece sono cose, cioè sono molto spesso speculazioni, cose che vengono dette, ma non si sa la fonte, perché poi la trovi sulla paginetta che dice questa cosa, però sono teorie interessanti che un pochino anche alimentano la discussione, perché effettivamente poi ti ci ritrovi, perché Ma sappiamo. mi sta venendo una Mm, malignità. Ma secondo te mm, alcune voci vengono messe apposta in giro proprio per far chiacchierare? anche. Potrebbe Ehm, darsi. La, allora, la classica speculazione alla fine così funziona. ce l'ho una cosa, ce l'ho. Vai. Però sempre che viene un pochino dai social, perché molti si sono lamentati del fatto che durante la gara, Eh? durante la gara, quello che si è vinto è stato questo. È stato chiesto a Hamilton di far passare Leclerc, perché Leclerc ce n'aveva di più, nonostante la Rotta ne avesse di più, no? Ok. Tutti quanti, wow, con 7 volte campione del mondo, gli chiedono queste cose. Poi Leclerc non è, visto che sono usciti vicino alla fine, Mm. cioè sono arrivati vicino, dice a questo punto Leclerc poteva fare pure il buon compagno di squadra, visto che tu non hai guadagnato posizioni, lasci la tua posizione a Hamilton che te l'aveva data prima, no? Mm. Poi c'era la questione perché facevano vedere, ah, dai la tua posizione a Leclerc. E quello dice, sì, però prima si deve avvicinare. Sembrava come quasi quasi se Hamilton non lo volesse far passare, dice, ah, se mi raggiunge lo faccio passare. Invece poi si è andato a scoprire che è stato Hamilton a dirlo. È stato Hamilton a dire, guarda, Leclerc c'ha un passo migliore del mio, fatelo avvicinare e farlo passare. Però questo team radio È di stato prima non l'hanno stesso mandato lui. in onda. Oh, che fatto? Però che gesto da parte di Hamilton. È un uomo squadra, se ci Eh, pensi. ma è quello che ti dicevo io all'inizio, che mi fa piacere almeno una delle. Vabbè, diciamo tante cose, ma qualcosa per fortuna l'azzecco, è che Hamilton al momento si sta probabilmente un pochino, diciamo, abituando un po' a tutte le varie Diventato. dinamiche. È una bella occasione di Leclerc perché probabilmente al momento Hamilton non si butta subito, nonostante abbia fatto un ottimo risultato, abbia fatto il primo risultato buono della stagione di Ferrari. Vabbè, chiaro. Eppure quella cosa per dire, ah, ok, vai Leclerc, tu che conosci bene la macchina, tipo aprimi la strada, mettiamola così, Vai. Ma infatti capito? poi tra l'altro lo dice anche Madalindriga, dice Hamilton lo ha detto chiaramente, la TV inglese lo aveva detto dall'inizio con tanto di sottotitoli del team radio. Sì, però in Italia non si è sentito e l'hanno chiarito dopo questa cosa. Nonostante avessero detto, guarda Leclerc, anche se lui ti ha fatto passare, potevi farlo, cioè anche per una questione lui ti ha fatto una cosa carina, tu restituisci cose per far vedere che siete affiatati. Eh, Perché alla fine, chiaro, chiaro. a parte siete stati squalificati tutti e due, però non lo potevi sapere, alla fine che cambia uno o Eh, due punti. Dettagli, Allora, questi l'idea è che dettagli. Liberty Media stia cercando di romanzare un pochino la Formula 1. Ma questa era una cosa che avevamo ipotizzato già un po' di tempo fa, o sbaglio? Sì, 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 sì. Ma infatti lo Senti, dice Peppe, anche Madalindriga. e gli altri invece per far scoppiare la polemica non hanno detto nulla, faceva audience, ma infatti diciamo che se vuoi creare un hype, Mm, se vuoi creare una discussione, una chiacchiera che si possa parlare dalla live di Motorcast fino alla trasmissione TV, mm. è chiaro che queste sono quelle cose che mantengono viva la scintilla, no? L'attenzione. Motivo per il quale prima ho detto, va che non sono delle cose messe apposta in mezzo, no? Alcune voci messe apposta in mezzo proprio per far parlare. Perché sarebbe una strategia tutto sommato di marketing, se ci fate caso. Questa è una chiara strategia di marketing. Qualora dovesse essere così, ovviamente noi non lo sapremo mai, però per parlare del più e del meno, questa Sì, potrebbe sì. chiaramente essere una strategia di marketing. Per fare la solita chiacchiera da bar. Esatto, sì, sì, Mhm. e mantenere quindi attiva l'attenzione e allora questo sai cosa? Perché se poi tu al bar o con gli amici parli e fai queste cose,
potresti coinvolgere degli amici non interessati Esatto, e quindi alla fine è sempre pubblicità. si amplia, esatto, si amplia il panorama e il pubblico potenziale della competizione. Sì, 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 chiaro, marketing tondo tondo. Ma tu considera una Eh, cosa, l'ultima cosa, poi penso abbiamo finito col Formula 1, non penso, poi noi quando ci mettiamo a parlare escono sempre cose nuove. no, io poi ho il sondaggione, Mhm. ho la ludopatia da lanciare. No, considera una cosa, che quando nel 2021 ci fu l'incidente a Silverstone tra Hamilton e Verstappen, Verstappen che cercò di entrare all'esterno a Hamilton in una curva dove non si poteva, Hamilton lo tocca e lo manda contro il muro praticamente, fuori pista, poi barriere e tutto. Facevano vedere che nelle scene televisive, tra virgolette, quando facevano vedere questo incidente, facevano vedere Hamilton che chiedeva, ah, ma Verstappen ok? Max ok? Subito. Ah, ah, Invece poi facevano vedere che Hamilton la prima cosa, ho paura tipo di una puntura oppure ho paura di un danno. Mi sento la ah, macchina che vibra un ok. pochino. No, Quindi come se, Verstappen si è ritirato. come se se ne fregasse, insomma. No, nel senso, ha fatto mezzo giro, hanno parlato Verstappen, e Verstappen, cioè, ha detto, ha fatto l'incidente Verstappen, lui gli ha chiesto, Verstappen sta bene, e quelli hanno detto sì. Mm. Che Vabbè, d'altronde là onesto, ci sta. fece un... però per esempio fa lo spettacolo, incidente, e c'è il team radio, Verstappen ok? Capì? Beh, Perché chiaro. anche se fece là un incidente tipo una decelerazione di 51G Porca miseria. con quell'impatto. Infatti c'era la faccia di Ricciardo che faceva tipo così, tipo mamma mia. Roba da scombussolarti veramente gli organi interni. Infatti queste sono cose che se Mm, non sei allenato non reggi, ti spezzi. mm, Piuttosto, allora io lancerei nel frattempo, così abbiamo mhm. poi un'altra decina di minuti perché lo facciamo durare 10 minuti, questo sondaggione, questa ludopatia. Vediamo che auto ho ritirato. Avvio il pronostico. Ok, avviato. Oggi sono andato a Roma a ritirare un'auto. L'ultima che ho avuto in prova è stata la Cupra Formentor, la Hybrid. Cosa aspettavo la risata di Peppe. Mm. E adesso invece ne ho presa un'altra. Allora, pronostica. Abbiamo 5 opzioni. Potrei aver preso la Ford Kuga, potrei aver preso la Renault 5, potrei aver preso la Hyundai Santa Fe, potrei aver preso Dacia Sandero, potrei infine aver preso Kia Sportage. Queste sono le 5 opzioni di sondaggio che sono andato a inserire. Ovviamente andate e votatene tutti. Questa, no, non volevo dire questa è la mia parola, questo è il sondaggione, ludopatia per tutti. Peppe, tu ti stai facendo qualche idea, visto che tanto, come al solito, Sì, tu non lo sai? sì, sì, stavo vedendo. Anche se tu teoricamente mi dovevi mandare una foto, eh? Hai ragione, sì, ma te la manderò dopo che mi Eh, dici il mm, tuo, diciamo, la tua votazione. sì, allora io, vabbè, no, non posso dirlo perché sennò poi condiziono. Hai ragione, hai ragione. Effettivamente io te lo dico sempre, cioè, o meglio, te lo chiedo sempre a sondaggio All'inizio. terminato, Sì, 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 sì. in modo tale che non si possa Sì, no, condizionare. però interessante. Allora, sono tutte auto Ti dico interessanti. solo che se hai preso la Eh, Ford Kuga fai felice un amico mio. c'è Madeline Driga, vedi la mia poker face di come cambio improvviso, che cambio completamente argomento. E c'è Madeline Driga che dice: bah, la Santa Fe e la Sportage mi interesserebbero. Mm. Quindi lui già si sbilancia. Ma vediamo, ha votato Madeline Driga? Una Curiosità. domanda un po' ignorante. La Santa Fe è un segmento più grande della Sportage. Dovrebbe essere a pari del Sì, Sorento. sì, sì, esatto. Ok. No, no, Santa Fe è proprio Sorrento. Ah, Sportage sarebbe, mio Dio, il parallelo di Hyundai. Tucson. Tucson, bravissimo, Mamma esatto. mia, ho studiato. Ma boh! Ha detto Maddalena sì, infatti vedo il 2, ha detto sì, ho votato la Renault 5. Mhm. Bellissimo. A Vabbè, me interesserebbero Santa Fe e Sportage, però voto Renault 5. vabbè, perché quella è sfiziosa la Renault 5.
Cioè, Allora, in fondo vedo un sacco di voti sulla Renault 5, tutti quanti lo speriamo. tutti quanti lo speriamo. Sai, è l'auto. Aspetta, com'era? Mi era venuta la battuta. È l'auto che non ci meritiamo, ma che vogliamo tutti. No, perché non lo so, a me già ne parlammo, la Renault 5 ispira. Ma guarda, secondo me è forse una delle operazioni Amarcord meglio riuscite dell'ultimo decennio. Mm. No, Seconda, credo, solo alla 500. ma allora, guarda, ti dico una cosa, se analizziamo per esempio le tue opzioni, Vai, allora, aspetta. Kuga interessante perché hai provato la Puma e ne avevi parlato bene, quindi Kuga eh, potrebbe essere un aspetto interessante vedere una più grande, no? Aspetta, aspetta, questo commento è curioso perché c'è Vai, vai. Ross che dice mi sto rovinando sulla Renault 5. Ah, penso perché abbia puntato Ah, tanto. Sì, sì, ha puntato veramente un sacco di punti Ross sulla Renault 5. Grande, grande. Vai, dicevi ma qua, Peppe. qua per il pronostico è o Renault 5 o Renault 5, eh. Sì, perché effettivamente ha monopolizzato, Mm. sì, 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 ha monopolizzato tutta l'attenzione la Renault 5 rispetto alle altre. No, perché poi È secondo forse me quella tu, che interessa di più. secondo me tu le hai messe però apposta così, perché allora se vedi, abbiamo detto Ford Kuga, la Ford Puma era una macchina che ti era piaciuta tanto e Mhm. quindi sarebbe interessante vedere la Kuga che ha, avendo comunque essendo dello stesso marchio, dovrebbe mantenere lo stesso carattere, no? Un pochino la Ok. stessa cosa. Quindi Tra dovresti l'altro provarla e io, scoprirlo. tra l'altro io la penultima generazione di Kuga pure l'ho provata. La Mm, provai mild hybrid diesel 150 mm. cavalli. Che poi, a parte premesso che tu già soltanto col ritorno che hai fatto da Roma, già la sai tutta quanta la macchina che hai preso. Sì, ragazzi, abbondantemente. Cioè, io Premesso. quando arrivo a casa potrei registrare seduta stante già il Mhm. video, in realtà. Però da Quindi. buon professionista poi ti lasci un po' di tempo e di, oh, una sorpresa. No, allora, Sì. devo ammettere una cosa. Il comportamento dell'auto lo posso dire Mhm, subito, ok? Nell'immediato, veramente mhm, ormai credo, ma neanche un paio d'ore. Anche perché considerate che durante gli eventi stampa noi abbiamo a volte un'ora per guidarla, un'ora e mezza e così via. Quindi io dopo mezz'ora, un'ora ti posso dire 90 su 100 come va la macchina. Quello che mi fa piacere di averle un po' di tempo in prova è che utilizzandole come se fosse la mia auto, mhm, quindi quotidianamente, utilizzandola nel quotidiano, andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare a cazzeggiare, uscire e così via, io vado a scoprire alcune cose che magari a una vista, così a una prima occhiata, non riesci a percepire, mm, ma vengono fuori dall'utilizzo quotidiano, che possono essere scomodità dei portaoggetti, tasti messi in posti strani, oppure che ne so, impronte lasciate in giro, mm, visibilità strana da qualche parte, insomma, ci sono tutta una serie di cose che vengono poi con il tempo. Quindi è chiaro, io seppur potessi registrare il video il giorno quasi stesso, no, della prova, o meglio del ritiro, non lo farei mai perché magari ci sono delle cose che mi devo segnare, ma come banalmente i consumi. I mm, consumi, io, ok, nel rientro da Roma mi prendo una tipologia di consumo, una tipologia di strada, che in questo caso è la statale, ma poi io comunque devo integrare con un po' di percorrenza cittadina, un po' di percorrenza autostradale, perché i chilometri che faccio devono cominciare a essere un po', in mhm. modo tale da avere diciamo, un campione di riferimento cospicuo. Questo è, diciamo, importante come cosa. Comunque vedo che sia Ross che Madalindriga cacciano un po' di bava con la Renault Sì. 5. No, infatti quella là poi è quella là, Amarcord come hai detto tu è bella. La Dacia Sandero sarebbe curioso di vedere, visto che hai parlato della Duster per ben due Sì. volte, Sì, sì, ultimamente ho no? fatto Duster. Ultimamente, quindi anche vedere la Sandero, magari una GPL
Sarebbe interessante Sandero è tanto che non soprattutto la provo eh? e vi dico, Sandero è tanto che non la provo e tra l'altro vi dico, Sandero GPL è il video in assoluto con più visualizzazioni sul mio canale. Per questo vedere anche com'è cambiata la cosa, e anche perché chi sta in città è molto richiesta la cosa, quindi Già, sarebbe avere delle informazioni, cioè nel senso sarebbe per molti, anche perché anche alcuni amici hanno comprato Dacia Sandero GPL. Dacia Sandero vende a pacchi, Mhm. cioè come se le dessero con le patatine. E poi Hyundai Santa Fe e Kia Sportage sempre ci sta. L'hai provato in passato, però l'universo Hyundai hai sempre provato qualcosina, quindi anche Sì, quello sì, sì. sta nel tuo giro, quindi sono Sì, tutte sì, sia con papabili, Hyundai tutte che con Kia. interessanti. Sia con Hyundai che con Kia Mhm. ci bazzico tranquillamente. Sì, sì, sono perché poi ve l'ho spiegato, no, diverse volte, ci sono alcuni brand con i quali collaboro di più, altri brand con i quali collaboro di meno. Questi sono tutti brand con che cosa No, che dico, cosa guarda il stai? commento, perdonami se ti ho distratto, non volevo interrompere, però guarda il commento di No, Ross come figurati. cerca di estorcere informazioni. E ti hanno consigliato l'Alpine o la base. Comunque, in ogni caso, sono due brand e due nomenclature differenti. Perché una è Renault 5 e una è Alpine A290. Vorrei segnalare questa cosa. Che infatti hanno anche motorizzazioni differenti. Io, la Alpine, la A290, l'ho anche provata. Ho fatto a novembre presentazione stampa a Palma di Maiorca. Pensate, a Palma di Maiorca ci sta la pista, ci sta una pista. Mi pare che ne parlammo, o Sì, sbaglio? sì. Qualche live in quel periodo mi pare che ne parlammo. Quindi diciamo che comunque viaggiano su due, due binari vicini, ma comunque separati. Poi io sarei curioso anche della Bigster, anche io, infatti prima o poi rompo le palle che me la devono dare in prova. Comunque Claudio, se ti capita la Santa Fe o la Sorrento, se te posti, mi interesserebbe sapere come vanno, se hai modo di provarle in futuro. Invece Ross 23, vedi com'è già informato sulle versioni? Allora, ma è semplicemente perché avendola già provata, no? Cioè, avendo già provato l'Alpina 290, ci ho dovuto fare il video, ho dovuto scrivere l'articolo e così via. A questo Però in questo punto caso, volevi però in vedere le questo caso, differenze con la Renault 5. cosa? A questo Ah, punto vabbè, volevi giusto. vedere le differenze con la Renault 5. Comunque è terminato il sondaggio, io vorrei dire questa cosa. Quindi, allora, facciamo una cosa. Peppe, adesso ti puoi sbilanciare. Tu che cosa voteresti? Allora, io sarei indeciso tra una bella Dacia Sandero e una Renault 5. Ok. Perché allora, Dacia, allora è come tipo Batman, Dacia Sandero è il video di cui abbiamo bisogno, ma che non ci meritiamo. Viceversa, Renault 5. Questo è bellissimo, però questo è bellissimo. Quindi tu voti Renault 5, anche tu. Sì, il cuore va sulla Renault 5. Il Anche cuore- se la ragione è tipo sempre la dico come cuore-mente. La mente direbbe vai su Dacia Sandero, è una prova che ci serve. Però Renault 5, Renault 5. Ragazzi, la Renault 5 è bellissima. Cioè, È curiosa. io ho detto una cosa, adesso chi riesce a capirla elettrica, adesso Rosso non mi sparare, diciamo che sto cercando di fare un discorso, lo sai, super partes. Chi riesce a capirla elettrica la apprezza. Però io ho detto ad alcuni venditori che se l'avessero fatta una variante anche ibrida, per quante persone Mm, me la stanno chiedendo, mi stanno chiedendo informazioni e così via, probabilmente avrebbero una pila di contratti alta 2 metri se l'avessero fatta ibrida. Perché secondo me è una di quelle operazioni commerciali riuscitissime, ma da Dio, è bellissima quella macchina. Quel giallo pure le sta bene. L'Alpine io la provai bianca, però c'è anche un bel blu che non è mm, mm. malaccio. D'altronde è il blu di Alpine, classico. Però, però, vediamo, una ibrida la prenderei a occhi chiusi. Vedi? Vedi? Mm. Tutto torna. Cioè, esattamente quello che sto dicendo. Ma come Madalindriga, non avete idea di quanti? Ci sono, secondo me, ma avrebbero fatto pacchi e pacchi e pacchi di contratti. A proposito, spoiler.
La piattaforma sulla quale sono basate sia l'Alpine che la Renault, tra l'altro entrambe elette auto dell'anno di Mhm. quest'anno, è la Ampere Small, la stessa della prossima Nissan Micra. Mm. Aspetta, aspetta, aspetta. Ce l'avevo pronto. Eccolo! Vabbè, questo è giusto Sì. per chiacchierare, per farcela così. Sarà la stessa, che pure secondo me potrebbe essere un prodotto interessante, Nissan Micra. D'altronde la base sarà quella. Ma torniamo al nostro sondaggio. Torniamo al nostro sondaggione. Allora, Comunque voglio dare un mi spiace, ma suggerimento. non è la Renault. Perdone, non è la Renault. No. Allora io avevo detto, guarda, mi dove manda la foto, potevamo fare la live reaction che me la mandavi, io vedevo, no, è questa, vabbè, ormai è andata, basta. È vero, ma io ti devo mandare la foto. Hai ragione. Oggi siamo un po' sfasati, perché ti Aspetta. sto interrompendo un sacco di volte. È vero. Aspetta, allora mo c'è la live Aspetta. reaction. Esatto, vai, Sei pronto? vai, te l'ho mandata. Mm, mm, interessante. Ma innanzitutto l'hai capita. Voglia se l'ho capita. Cioè, Ok, ok, ok. Oh, chiedo venia, scusami. no, vabbè, Allora, anche per esclusione ci si arriva, eh. ci sta, ci sta, ci sta. Vedi, dice Ross, sono d'accordo perché tanti non si sentono ancora pronti per Mm. l'elettrico, ma esatto, diciamo, il concetto è quello. Allora, mettiamo da parte la Renault 5, quindi non è la Renault 5. Vi do un'altra possibilità. Lo so che vi ho fregati brutto col fatto che ero preparatissimo sulle versioni alpine e così via, però a voi che ci state seguendo e al buon Peppe do un'altra possibilità. Vabbè. No, Peppe, aspetta, ma tu la sai, non puoi. Eh, oh, Hai potrei sbagliarmi, ragione. eh. Facciamo una Eh, cosa. eh, Facciamo una cosa. No, vai. potremmo, che lo dicono loro che hanno votato, dicono la nuova Ah. cosa e io dico qual è e magari faccia figure che non l'ho riconosciuto. Allora, vediamo, aspetta. Più che pronti è, almeno per me, una questione di percorrenza e mancanza di tempo per fermarsi e fare le ricariche. Fai benzina e vai. Di 5 auto, ho 2 mild e una full hybrid e mi ci trovo da Dio. Ma allora, questo qui potremmo aprire veramente un discorso molto ampio e variegato. Poi chiaramente dipende, come al solito, uno dalla tipologia di utilizzo che ne deve fare. Però ad oggi ci sono diverse elettriche che hanno raggiunto un livello veramente interessante di usabilità e di utilizzo. Però mi rendo conto anche che chi fa tanti chilometri o chi si sta approcciando magari al mondo dell'elettrificazione, una mild o meglio ancora una full potrebbero essere dei passi transitori abbastanza congeniali, ecco, diciamo idonei, ecco. Ah, Claudio. Come Mm, no, dimmi. ma scusa, oggi ci sto interrompendo tantissimo. No, ma stai No, scherzando? perché sai però qual è il fatto? Sai che pensavo? Il fatto Mm, dell'autonomia, se vedi tutte le mhm. auto che stanno dichiarando la maggiore autonomia, dico ok, qua con un pieno, se tieni la batteria carica e tutto fai oltre 1000 km, sono tutte plug-in hybrid. Perché associano però la batteria che ormai comincia a diventare grande, perché stanno Mhm. adottando poi delle batterie grandi, con tutta la parte del termico. E che aiuta e tutto. Però una cosa, considera una cosa, molti dicevano, quando poi ci sono le varie filosofie di pensiero, perché poi molto Mm. spesso si prende una posizione. Invece, tipo, a me nel mondo delle auto non piace prendere una posizione netta, cioè di vedere il buono e il negativo in tutte le parti. E dicevano, Chiaro, però, vabbè, normale. tu, Oggettività. quando hai per esempio una plug-in hybrid, a me non piacciono perché ti porti tutto il peso delle batterie, tutto questo, il motore, questo Mm, e mm. quell'altro. Quindi cioè, tu stai consumando di più perché fai. Invece, se vai a vedere le macchine che hanno maggiore autonomia, sono proprio le plug-in hybrid, quelle là che dovrebbero essere quelle mezze e mezzo. Ma perché possono sfruttare una doppia alimentazione, capito? È come se io prendo una macchina GPL e consumo prima tutto il serbatoio del GPL e poi tutto il serbatoio della benzina. No, esatto, però cioè, è interessante vedere il fatto di dire che comunque, cavolo, quindi alla fine serve, cioè non è soltanto filosofia green. No, vabbè, ma su quello non ci piove. Eh, Però devo lanciarmi in una dichiarazione. mm, Inizialmente io pensavo che l'ibrido plug-in fosse una soluzione molto intelligente.
Col senno di poi, analizzando un poco il mercato, le abitudini, l'utilizzo e così via, in realtà poi mi sono ricreduto. Sai di questa cosa? Perché Mm, chi prende una ibrida plug-in ed ha vuol dire che già ha una possibilità tutto sommato di ricaricare la macchina in un qualche mm, modo comodo e mediamente non fa tanti chilometri al giorno. Ok? mm, Perché comunque prende una ibrida plug-in perché cerca di fare quei 40-50 km al giorno in ok. elettrico, perché l'obiettivo deve essere quello. Si Secondo... tiene Mm, eventualmente la parte termica solo per delle lunghe distanze, se deve fare dei viaggi, che però magari succedono poche volte durante l'anno. mm, Quindi, se ci pensi, tu prendi una macchina, la usi come un'elettrica, la carichi come un'elettrica. Fai pochi viaggi l'anno e quei viaggi eventualmente con un'elettrica te li potresti pianificare. mm. Quindi poi nel corso del tempo non ho visto tantissimo, diciamo, nell'ibrido plug-in. Oltre al fatto che ad oggi chi ce l'ha poi infatti fa un passaggio, spesso e volentieri fa direttamente poi il salto con l'elettrico, perché Oppu- è educato, no? Tra virgolette. Oppure sai che cos'è? Molto spesso si usa un full hybrid ben ottimizzato, che riesca a recuperare Per me tanto. esatto, per me è full hybrid e poi elettrico. Il Mm, plugin, non lo so, inizialmente lo vedevo con altri occhi, poi ho cambiato un po' modo di vedere, di vedere, diciamo, il concetto di plugin mm, hybrid. E questo è... Vediamo un po' i commenti. Allora, l'elettrica è ancora lontana dalle mie necessità, dice Madalindrica, con le spas 40 litri di serbatoio faccio 800-900 km andando normalmente e comunque non meno di 750 andando sull'autostrada anche ad alta velocità. Dice Ross, è il ragionamento che ho fatto io quando sono passato all'elettrico, il fatto del mm, plug-in che dicevo io. Claudio, fondamentalmente sono d'accordo con te, ma preferirei una sprint elettrica e poi un'altra per viaggiare. Ma ci sta, concettualmente, diciamo, si possono assolutamente ipotizzare questi due scenari e non vanno in contrasto, quindi è comprensibile. Piuttosto, allora, voi non mi avete dato una seconda opzione, quindi non vi mm, siete lanciati in una seconda opzione. Io vi dico che, quindi Renault 5 non è, ok? Ah, una Spring, diceva. Una Spring elettrica, sì, ma perché poi tra l'altro la Spring è intelligente proprio come concetto, perché macchina piccola, mm, leggera, che quindi non grava sulla batteria, con una batteria piccola che quindi non costa troppo, con un motore piccolo che ti dimostra che l'elettrico 44 cavalli ti spingono tranquillamente e non assorbe troppo sulla batteria, quindi alla fine entra in una sorta di circolo virtuoso. La mhm. Spring secondo me è una macchina molto intelligente però dichiaratamente cittadina, nel senso lì è quasi monoutilizzo. Io per tornare da Roma con la Spring ho buttato il sangue, sappiatelo. Mi sono dovuto fermare, lasciamo stare, però ho buttato il sangue. Dicevo, allora, tolta la Renault 5, purtroppo per il tuo amico Peppe devo togliere Ford Kuga. E vabbè, se ne farà una ragione. Mi dispiace, devo togliere Ford Kuga e tolgo anche Dacia Sandero, tolgo tutte le tue opzioni, dai. Ma scusa, che foto mi hai mandato? Giusto, hai ragione. No, si scherza, l'ho visto e non era una Dacia Sandero, non vi preoccupate. Era il Duster. Era il Duster. Bigster. Allora, restano Hyundai Santa Fe e Kia Sportage. Mhm. A questo punto facciamola vedere direttamente. Vai. Bam! Questa è la foto della Santa Fe appena parcheggiata nel parco quando sono rientrato a casa. Ho preso in prova la full hybrid 4VD, 7 posti. Tra l'altro me l'hanno data con questo pacchetto calligrafi, che è roba di tipo quasi 4.000 euro di roba, e con tipo velluto sul tetto, sulle alette parasole, insomma, cose curiose e interessanti. Allora, sei masochista a tornare da Roma con la Spring? Ma no, perché dovevo andarla l'avevo presa a Roma, io ogni auto ritiro a Roma e devo tornare pure a Napoli. La Santa Fe è bella, quella che piace a me, esatto, esatto. Infatti quando hai detto che ti interessava la Santa Fe, mi ha fatto un sacco piacere, non ti nego, mi ha fatto un sacco piacere e se ti dovessero interessare delle cose specifiche, scrivimi, ok? Pure magari se non le metto nel video o quant'altro, scrivimi, magari se ti vengono delle domande specifiche in questi giorni. Purtroppo non la terrò tantissimo, ma perché l'ho ritirata più tardi di quando avrei dovuto.
quindi lo slot già era mezzo andato. Però fammi sapere se hai delle domande, curiosità e quant'altro. Sii specifico in modo tale che ti posso anche rispondere o posso verificare eventualmente le cose che mi chiedi. Detto ciò, signori e signori, io seleziono ovviamente, scelgo il risultato del pronostico che avete cannato tutti quanti. Mi spiace, avete cannato tutti quanti. Io comunque se fossi stato a te l'avrei riportato e mi sarei andato a prendere la Renault 5. Cioè a questo punto, Allora, devo ammettere una cosa. Non ero felicissimo della Santa Fe quando me l'hanno proposta, avevo puntato ad altro, perché secondo me non è un gusto estetico europeo dietro, e questa è una cosa che già dirò nel video. Però, poi col seno di poi sono contento di averla presa per una serie di cose, per un po' di caratteristiche. Sono curioso. lo scopriremo Quindi nel diceva, video. abitabilità della terza fila e spazio nel cofano con e senza sedili alzati. Va bene, va bene. Allora, poi li provo e ti faccio sapere. Detto questo, signori, anche per quest'ultimo giorno di marzo del 2025 Mhm. siamo arrivati al termine della nostra live. Grazie come sempre per averci fatto compagnia, per aver contribuito con i vostri pensieri, le vostre opinioni e per esservi divertiti assieme a noi. Nonostante non abbiamo nominato la Smart Roadster fino adesso, L'abbiamo nominata. vi ricordo che la nostra tavola rotonda con tanti amici a bere birra analcolica seduti attorno al tavolo a chiacchierare di auto è sempre attiva ogni lunedì e così anche il lunedì prossimo. Quindi mi raccomando, appuntamento sempre qui, sempre ore 21. Ma dall'Indriga tu invece contattami sui social, ricordami queste cose, altrimenti la mia testa di Kaiser si dimenticherà. Ok? Buonanotte a tutti, grazie Peppe per essere stato con me anche questa sera. Ciao a tutti. Ciao Peppone e buonanotte. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui, sempre alle ore 21. Notte. A te. Secondo me la Smart Roadster